Lo scorso venerdì la Commissione per le petizioni ha ritenuto ricevibile la denuncia dell'associazione del 19 aprile scorso, nella quale si lamentano le gravi inadempienze del governo italiano in materia di prevenzione e tutela di minori e persone vulnerabili. Nella sintesi della petizione numero 0354/2023, pubblicata sul portale dell'Unione Europea, si rilevano i punti ritenuti di maggiore interesse. Il firmatario denuncia la presunta incorretta applicazione della Convenzione di Lanzarote in Italia in materia di reati sessuali ratificata con la legge numero 172/2012. Il firmatario sottolinea che in Italia sono esenti dall'obbligo di esibizione del certificato antipedofilia le associazioni di volontariato, tra le quali figurano le cooperative di servizi e le confessioni religiose. In particolare, egli sostiene che queste ultime godrebbero al loro interno di una maggiore tutela in riferimento ad eventuali reati sessuali e, sommando questo elemento all'esenzione dal certificato e l'assenza di un obbligo di trasmissione delle denunce alle autorità nazionali, l'insieme rappresenterebbe un incentivo per gli abusi, con la conseguenza di impunità e di vittime di cui nessuno si fa carico. A sostegno delle proprie tesi cita i dati del report sugli abusi sessuali all'interno del clero, rilasciato dalla Conferenza Episcopale Italiana, nel quale la stessa CEI indica che i dati dal 2020 al 2021, da soli 30 sportelli delle 166 diocesi italiane che li hanno promossi, i laici denunciati in ambito ecclesiastico sarebbero 23 su un totale di 68 segnalati, corrispondenti al 33,8%. Egli sostiene inoltre che, nonostante la Chiesa abbia istituito gli sportelli diocesani per le vittime di abusi sessuali e le persone vulnerabili, questi risulterebbero inadeguati, rappresentando ulteriori strumenti di violenza contro le vittime. Fa presente che gli esiti di questi processi sono spesso condanne mendaci, con diversi tentativi di accordi tra le parti. Ricorda infine che il 28 febbraio 2019, nell'80ª sezione, seduta del 23 e 24 gennaio, il Comitato dell'Infanzia delle Nazioni Unite ha sottolineato la propria preoccupazione per i numerosi casi di bambini vittime di abusi sessuali da parte del personale religioso della Chiesa Cattolica in Italia e per il basso numero di indagini criminali e azioni penali da parte della magistratura italiana, dichiarando la necessità di un nuovo piano nazionale per prevenire e combattere l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini, basato sull'istituzione di una commissione d'inchiesta indipendente e imparziale, su indagini trasparenti ed efficaci, sull'obbligo della segnalazione di qualsiasi caso di presunta violenza e infine sulla modifica della legislazione che attua la Convenzione di Lanzarote in modo da includere il volontariato. Il firmatario richiede pertanto l'intervento delle istituzioni europee per chiarire le iniziative europee al fine di prevenire e reprimere il fenomeno degli abusi sessuali su minori in Italia ed eventuali iniziative normative per estendere l'obbligo di denuncia a tutti i cittadini ed esigere il certificato antipedofilia alle categorie oggi esenti. La stessa petizione è stata ritenuta sostenibile dai cittadini che lo vorranno fare direttamente dal portale delle petizioni. Un fascicolo simile nei contenuti era stato parallelamente inviato anche al Comitato per la tutela dell'infanzia dell'ONU, dove pochi giorni fa è stato integrato con il report sulle omissioni al motu proprio della CEI. A questo proposito, seppur omessa dagli organi di informazione nazionali, il 15 luglio 2022 l'agenzia Nova rendeva noto che la Commissione europea ha deciso di avviare procedimenti di infrazione contro Italia, Irlanda, Spagna, Portogallo in merito al rispetto della direttiva sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora all'Irlanda e lettere di costituzione in mora complementari all'Italia, Portogallo e Spagna
per la mancata attuazione delle disposizioni della direttiva che impone agli Stati membri di stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale di minori, pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali. Essa introduce inoltre disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime. La Commissione ritiene che i 4 Stati membri non abbiano recepito correttamente alcune disposizioni relative alla definizione di determinati reati, alla prevenzione e all'assistenza alle vittime. Gli Stati sottoposti al procedimento disponevano all'epoca di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato. Mentre tutte le nazioni citate si sono attivate in materia, l'Italia purtroppo ancora non ha proferito parola. Più che le presenze, hanno pesato le assenze nell'aula del Tribunale di Enna, dove si sta celebrando il processo di primo grado con rito abbreviato per violenza sessuale aggravata ai danni di minori. Presente l'imputato Giuseppe Rugolo, il prete quarantenne che è stato denunciato da un archeologo oggi 28enne, ma minorenne all'epoca dei fatti. Assente invece il testechiave dell'udienza chiamato dalla difesa. Anche in questo caso si tratta di un sacerdote, l'ex rettore del seminario diocesano Vincenzo Cultraro, che è anche parroco della chiesa madre di Gela, in provincia di Caltanissetta. La stessa parrocchia dove un catechista di 33 anni a luglio è stato rinviato a giudizio con l'accusa di atti sessuali su un minorenne. 2 storie distinte che si incrociano quando iniziano le indagini proprio sull'animatore parrocchiale di Gela. A denunciare il catechista è un ragazzo che ha raccontato di aver subito violenze ed essere stato indotto a compiere atti sessuali dall'uomo, che è proprietario di un negozio, già da quando aveva 12 anni, abuso continuato nei successivi 6 anni. Episodi che sarebbero avvenuti all'interno della parrocchia. Una situazione di cui sarebbero stati a conoscenza il parroco Cultraro, il vescovo di Piazza Armerina Rosario Gisana e anche don Giuseppe Rugolo. Nessun provvedimento sarebbe stato adottato nei confronti del catechista, che negli anni è sempre rimasto attivo nella comunità parrocchiale. Stando a quanto riferito dagli avvocati di Rugolo, che lo avevano chiamato sul banco dei testimoni, Vincenzo Cultraro al momento sarebbe irrintracciabile. Per arrivare alla sentenza del processo a Rugolo, arrestato nell'aprile 2021 a Ferrara, si dovrà attendere il 10 gennaio 2024. Nel corso delle udienze sono emerse diverse chat erotiche del prete e testimonianze di atteggiamenti intimi con altri giovanissimi che frequentavano il gruppo parrocchiale. Sorprendente una conversazione telefonica intercettata tra Rugolo e Gisana, in cui il vescovo lo rassicura dicendogli: «Caro Giuseppe, per te ci sono tutti i presupposti per diventare santo». All'inizio della vicenda, i genitori della vittima avevano denunciato di avere ricevuto dalla diocesi un'offerta di 25.000 euro dalla Caritas in cambio di una clausola di riservatezza e di silenzio. I media vorrebbero farci credere che l'abuso sessuale esiste solo nella Chiesa Cattolica. E abbiamo dei media che vogliono fare sensazionalismo e non sanno come riferire. Sono alcune delle frasi pronunciate dal vescovo Steve Lowe delle diocesi cattoliche di Auckland e Hamilton, che ha cercato di minimizzare gli abusi sessuali nella Chiesa Cattolica. In Nuova Zelanda almeno il 14% di tutti gli abusi sono stati commessi da membri della Chiesa Cattolica, probabilmente sono molti di più, dati che smentiscono Lowe, che ha ripetuto quanto già affermato da altri vescovi. Non può essere una coincidenza che i vescovi cattolici di tutto il mondo abbiano seguito lo stesso playbook, rivelato nel Pennsylvania Grand Jury Report del 2018, che identificava una serie di pratiche che apparivano regolarmente in varie configurazioni negli archivi diocesani, ha sottolineato The Post. Minimizzare, spostare l'attenzione altrove, le linee guida dei vescovi. Nel 2015, intervistato sulla 7, un prete della diocesi di Trento affermò che ci sono bimbi che cercano affetto perché non lo hanno in casa
e quindi alcuni preti possono anche cedere, rispondendo in buona parte sì al giornalista che chiese: sono quindi i bambini a provocare la pedofilia? Ci sono minori che sono consenzienti, che desiderano avere rapporti sessuali, che se non stai attento ti provocano persino, affermò nel 2007 in un'intervista al quotidiano La Opinión il vescovo di Tenerife. E entrambi i prelati paragonarono la pedofilia all'omosessualità, che condannavano, mentre sono apparsi più indulgenti nei confronti di preti pedofili. Non solo è stato un processo molto lungo, 395 udienze in 2 anni, 5 mesi e 15 giorni, ma è stato anche complesso e difficile per le vittime e per quelli di noi che hanno accompagnato la loro richiesta di giustizia. Lo scrive in un comunicato stampa la Xumex Lawyers, associazione per la promozione e protezione dei diritti umani in Argentina, a fianco delle vittime nel terzo processo per gli abusi sessuali avvenuti nell'Istituto Provolo a Luján de Cuyo. Secondo la Xumec, le vittime si sarebbero confrontate con un team di diversi avvocati assunti dalla Chiesa Cattolica che hanno attaccato costantemente i giovani del Provolo, denunciando le persone che le aiutavano ad affrontare il dolore degli abusi subiti. Hanno denunciato gli interpreti ufficiali del primo processo, hanno denunciato gli esperti medico-legali, gli psicologi e gli assistenti sociali che hanno accompagnato le vittime e hanno anche denunciato alcuni genitori e la maggior parte degli avvocati dell'associazione. Il loro obiettivo non è quello di ottenere una risposta giudiziaria, scrivono i rappresentanti dell'associazione argentina nel comunicato, ma di intimidire le vittime e molestarle per aver osato testimoniare e portare alla luce i costanti abusi sessuali e le torture subite all'interno dell'istituzione religiosa ed educativa di Luján de Cuyo. Un processo sicuramente particolare per il polo giudiziario di Mendoza, anche per i continui problemi che ci sono stati con i giudici, con alcuni magistrati ricusati per la loro condotta non etica. A questo si è aggiunto il fatto che le vittime hanno dovuto testimoniare di nuovo, nonostante lo avessero già fatto davanti alle telecamere durante l'indagine penale preparatoria, e che le loro dichiarazioni fossero state filmate e tutti i difensori avessero potuto interrogarle. Intanto la principale accusata, la suora giapponese Kumiko Kosaka, è stata rimessa in libertà a causa della scadenza dei termini massimi per i quali una persona può essere imprigionata senza condanna, ma nonostante tutto le vittime sono state sempre a disposizione del tribunale affinché si arrivi alla verità. Lo scorso 18 ottobre alle 8:30, nell'aula del 15 del nuovo polo giudiziario penale di Mendoza, gli imputati hanno avuto la possibilità di pronunciare le loro ultime parole davanti agli occhi di tutte le vittime presenti in aula. D'altro canto, in questo processo non viene messa in discussione la veridicità dei fatti denunciati, perché questi sono già stati confermati nel primo e nel secondo processo che si sono svolti nel 2019. Gli abusi sessuali sono stati già confermati anche dalla Corte Suprema di Giustizia di Mendoza e dalla Corte Suprema di Giustizia della Nazione. La sentenza si limiterà a stabilire se gli imputati erano a conoscenza degli abusi o avrebbero potuto evitarli, ma in nessun modo entrerà nel merito dell'effettiva esistenza degli abusi e dello status di vittime. La pedofilia di matrice ecclesiastica ha diverse peculiarità che la distinguono dalle violenze agite sui bambini in altri ambiti. Il pedofilo circuisce la vittima giocando sull'ambiguità e inducendola alla confusione. Quando c'è un rapporto di fiducia o affettivo, la violenza è compiuta in maniera subdola, rasentando la linea di demarcazione che ci può essere con un rapporto amicale. La condotta del pedofilo è violenta, ma è raramente esercitata con violenza. C'è una grande ambiguità che però è tutta all'interno del pensiero religioso e che consiste nel farsi chiamare padre da parte degli educatori. Per un bambino che non ha più figure femminili di riferimento, ma neanche maschili spesso, questo appare come un tentativo di ricostruire almeno il rapporto con il genitore, che però non è reale perché nessun prete è padre di nessuno. È questa ambiguità calcolata che apre la strada alla violenza e non è un caso se numerose vittime siano bambini con tragiche storie familiari alle spalle, tragiche oppure anche solo difficili. A tal proposito vale la pena ricordare le considerazioni di uno dei massimi esperti investigativi in Italia, l'ex procuratore aggiunto di Milano Pietro Forno. Il discorso viene spesso liquidato solo come un problema di pedofilia.
solo tra virgolette, dice il magistrato Forno, ma il prete che abusa di un bambino è più paragonabile a un genitore incestuoso che a un pedofilo di strada che insidia bambini e giardinetti. Bisogna partire da un dato di fatto, prosegue il magistrato. Il sacerdote ha un enorme potere spirituale, tanto che spesso viene chiamato padre, appunto. E questo è significativo. Se guardiamo questi episodi in senso non biologico, ma spirituale e morale, ci troviamo di fronte più a una violenza incestuosa che a un classico stupro. Ricordo, prosegue Forno, che anche nelle cronache si parla di atti avvenuti in confessionali. E io mi chiedo, perché proprio in confessionale? Perché proprio in quel luogo e in quel momento che più intensamente il sacerdote si presenta come un rappresentante di Dio, osserva Forno. È stato condannato a Milano un sacerdote che nel confessare ragazze di 14 o 15 anni le faceva spogliare e le palpeggiava dicendo «Lo vuole Gesù», racconta ancora il magistrato. Ecco, il concetto del «lo vuole Gesù» è il punto d'arrivo dell'incesto spirituale. Queste riflessioni, rilasciate da Forno in una famosa intervista al giornale 2010, sono sicuramente preziose ancora oggi, per chi ha a cuore la tutela e l'incolumità psicofisica dei bambini. Eppure, per queste sue parole, il magistrato fu sottoposto a un'ispezione ministeriale per accertare che non avesse divulgato segreti d'ufficio. Una vicenda surreale che si concluse con un nulla di fatto, ma che rende l'idea di che cosa significhi indagare nel nostro paese quando sotto la lente della magistratura finisce un sacerdote. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito. L'appuntamento è per sabato prossimo alle 12, avete l'Abuso News. Vi auguriamo un buon weekend. Dai, allora cominciamo, poi vediamo se c'è qualcun altro. Vabbè, questo incontro l'abbiamo organizzato come Arciadia, che è un'associazione nata da poco, che cerca di occuparsi nel campo della laicità, di come mettere insieme la difesa dei diritti civili, politici, sociali che stanno bene insieme e che vanno difesi come appunto un insieme, come una visione del mondo, oppure rischiano di arretrare su tutta la linea. Uno degli aspetti importanti per la laicità è sicuramente quello degli abusi, visto anche dal punto di vista della gestione del potere e dei rapporti sessuali. Diciamo che il tema può essere affrontato da molti punti di vista. Ovviamente il principale è quello delle vittime degli abusi, bambini e le bambine che ricevono traumi pesanti e che bisogna fare di tutto per individuare il fenomeno e prevenirlo. Questo è l'aspetto, principale, ma possiamo approfittare dell'occasione per fare riflessioni anche su altri aspetti, su come funziona la Chiesa. È ormai accertato che il problema degli abusi nella Chiesa non è occasionale, episodico, è sistemico, probabilmente perché appunto c'è un intreccio di diversi aspetti, quello del potere
che ha il clero, quello dell'occasione, perché si svolge in genere in luoghi, oratori, scuole, eccetera, frequentati, e quello della motivazione, perché comunque si esprime un rapporto di potere e come credo vedremo nella discussione, l'elemento del potere nei confronti di chi è più debole è un aspetto forte caratterizzante. Quindi poi appunto vedremo come svilupparlo. Io dico solo che noi potremmo, come in un thriller, vedere l'aspetto del movente, del perché, dei mezzi, del come e delle occasioni, il dove e il quando. Anche l'indagine, diciamo, sulla pedofilia e sugli abusi in generale, gli abusi del clero, possono essere indagati cercando di incrociare queste diverse dimensioni. Naturalmente noi di Arciatea abbiamo solo promosso questa iniziativa, sosteniamo per quello che possiamo le tematiche portate avanti dalla rete L'abuso, abbiamo il presidente Zanardi che credo coglierà, spero, l'occasione anche di spiegare il lavoro che fanno, e abbiamo Tulli che giornalista di Left, ha anche scritto dei saggi sull'argomento e avrà modo, credo, di illustrare anche le inchieste che ha fatto. Quindi io la chiuderei qui, vi passerei la parola e poi sentiamo anche da parte vostra se ci sono dei temi particolari che preferite approfondire. Bene, partiamo da un qualcosa che fino a qualche giorno fa è stato, diciamo, è stato il modo di leggere le carte del Vaticano di qualcheduno. Si diceva che in realtà le varie direttive uscite dalla Santa Sede, soprattutto quella del 62, non fossero state stilate per insabbiare. In realtà adesso è uscito con proprio di Papa Francesco e quello praticamente è nero su bianco, il Papa ha messo nero su bianco che le gerarchie ecclesiastiche devono insabbiare, non possono più assolutamente far trapelare al di fuori, diciamo, della Chiesa le varie notizie, e questo sotto la minaccia della scomunica, perché il tutto è sottoposto a segreto pontificio. La situazione è abbastanza grave, almeno vista dal mio punto di vista, penso anche Federico potrà condividerlo. In Italia soprattutto, perché in Italia abbiamo una miscela abbastanza esplosiva che impedisce davvero una svolta contro la pedofilia. Al di là della Chiesa e delle sue direttive, lo Stato è quello italiano, non è lo Stato del Vaticano, eppure abbiamo uno Stato che è completamente inerme di fronte a quello che fa la Chiesa. Questo unito anche a una consapevolezza della popolazione davvero veramente molto, molto limitata sul problema. Non esistono in Italia numeri, non esistono statistiche, non esiste praticamente nulla. Il 22, se non ricordo male, il 23 gennaio scorsi siamo riusciti a trascinare il governo italiano di fronte alla Commissione per la tutela del fanciullo delle Nazioni Unite, e i problemi sono emersi. Infatti l'ONU, diciamo che attacca pesantemente in primis la magistratura, perché anche nei nostri report che avevamo mandato prima delle sedute ONU, e la magistratura proprio su base costituzionale ha una sua autonomia, e a qualcosa vi servirà questa autonomia, no? Vi servirebbe in casi come questi, dove il governo non legifera, dove il governo, diciamo, non prende posizione, potrebbe prendere la magistratura, come è successo
in tanti altri stati dove autonomamente la magistratura ha aperto delle commissioni d'inchiesta, ha indagato e ha fatto uscire il problema. Purtroppo in Italia questo sembra abbastanza difficile da ottenere. Vuoi continui io? Io lancio le bombe e poi... Dunque, no, innanzitutto grazie per l'invito, Anche con la questione di giustizia divina su questo sì, no, l'opportunità di parlare di questo tema che per me è, insomma, dal punto di vista professionale è come dire, anche una ragione di vita professionale. Quello soprattutto di cercare di dare una risposta a una domanda che mi perseguita da quando ho iniziato a fare il giornalista, cioè circa 15 anni fa. Cioè, ma com'è possibile che un fenomeno criminale di questo tipo abbia attraversato praticamente indisturbato, lo metto tra virgolette, indisturbato, circa 25 secoli di storia occidentale, mettiamola così. Cioè da Platone in poi l'idea dell'abuso, quindi della violenza sul minore prepubere è in qualche modo, in tanti modi diversi, in un certo senso ha trovato sempre delle giustificazioni. E quindi appunto a partire da questa domanda mi sono ritrovato anche a notare, quando muovevo per i passi al giornalista, che crimini che non so, qualsiasi persona di buon senso considera gravissimi o comunque degni di attenzione più del normale, mi riferisco in particolare a quelli di appunto abusi su minori compiuti in ambito clericale, dal punto di vista mediatico siano sempre stati trattati con una superficialità e una scarsa attenzione, con una velocità così, come dire, di scomparsa della notizia che francamente appunto a me ha sempre colpito. Per cui, mosso da queste due cose, mi sono avvicinato a questo mondo che certamente è pieno di sfaccettature e per potervi muovere all'interno, cioè per poterlo indagare senza compiere errori che poi si pagano, perché comunque nel momento in cui si mette, diciamo, dalla parte opposta rispetto al potere ecclesiastico si rischia, no fisicamente, insomma, si rischiano brutte figure, perché appunto soprattutto la sala stampa vaticana, appunto, dal punto di vista mediatico, diciamo una capacità di fuoco notevole. E quindi ecco, che cosa è successo? Dicevi, ecco, ti ringrazio per l'introduzione, insomma, sì, ho scritto due saggi sul tema della pedofilia nella Chiesa, e appunto nel primo, che è appunto Chiesa e pedofilia, molto semplice, lo pubblicai nel 2010 con l'Asino d'Oro, cercavo insieme all'editore di rispondere alla domanda delle domande. Per la prima domanda, che cos'è la pedofilia? Cioè quasi cercando di rubare a quello che è l'approccio medico, cioè di fronte a una malattia il medico che fa cerca di capire qual è l'eziopatogenesi della cosa per poter fare una diagnosi, quindi cercare di orientarmi per dare una risposta a questa domanda, che cos'è la pedofilia, per poi cercare di spiegare come mai appunto questo crimine ha attraversato tutta la nostra storia senza che praticamente in Italia fino al 1996 qualcuno gli venisse in mente che non si trattava di un delitto contro la morale oppure per dirla appunto un modo come un altro per educare il bambino a diventare adulto, ma era appunto un crimine, ed è un crimine violentissimo nei confronti di una persona, la persona più indifesa della specie umana, cioè il bambino, e quindi ecco, mi
mi sono avvicinato non da inchiestista in cerca di scoop, ma da giornalista in cerca di risposte, e mi sono fatto un'idea dopo aver parlato a lungo, approfondito la questione con storici, con medici psichiatri, con sociologi, con avvocati, magistrati, anche uomini di chiesa e vittime. E anche in questo, diciamo, in questo percorso ovviamente dal momento che la storia di Francesco Zanardi e dell'associazione che lui ha costituito è praticamente un unicum in Italia, e anche poche, diciamo, no, in Europa e nel resto del mondo comincia ad avere delle realtà molto simili. Ovviamente le mie inchieste, le mie ricerche non potevano non incrociare quelle di Francesco, ed è nato un rapporto professionale, ma poi alla fine anche di amicizia, penso di poterlo dire, che in qualche modo, insomma, questo scambio di esperienze, di opinioni e di intuizioni, eccetera eccetera, ha consentito, devo dire, fin qui di fare chiarezza su molti aspetti che riguardano in particolare il fenomeno della pedofilia nella Chiesa. Adesso vi taccio tra 2 secondi alcune parole chiave che hai citato all'inizio. Una di queste è l'istituzione, cioè la particolarità della pedofilia nella Chiesa, che è solamente una piccola parte ahimè, del fenomeno della pedofilia in generale. No? Numeri e percentuali non ci piacciono affatto, però chiaramente purtroppo il fenomeno degli abusi sui minori è molto presente, e diciamo anche nella popolazione laica, soprattutto è un fenomeno che si presenta soprattutto in famiglia. Il pedofilo è quasi sempre una persona conosciuta dal bambino, di cui si fidano i genitori. Ahimè, molto spesso i genitori hanno delle responsabilità dirette molto, molto pesanti, però ecco, la particolarità della pedofilia nella Chiesa sta soprattutto nel fatto che c'è un'istituzione che al sacerdote pedofilo o al pedofilo sacerdote, poi magari cercheremo di spiegare questa differenza se c'è, insomma, se ci sta, garantisce tuttora, questo mi sento di poterlo dire, ufficiale, nero su bianco, una tutela che coincide, magari non è nell'interesse della persona sacerdote, ma la tutela che ha un interesse di fondo, che è quello di preservare innanzitutto l'immagine pubblica dell'istituzione. E dietro a questo paravento, Francesco prima ha citato appunto il crimine sollecitazione del 62, emanato dal capo dell'ex Sant'Uffizio del Papa Buono di Giovanni XXIII, e comunque ha controfirmato un documento che stabiliva e stabilisce tuttora, perché è tuttora in vigore, il vincolo della segretezza su tutti i crimini di natura sessuale particolarmente gravi. Si chiama crimine sollecitazione perché riguarda espressamente tutto quello che accade nell'ambito del confessionale. Io studiando, perché non ho esercitato, diciamo, la confessione, non è solo quel momento in cui il bambino o la persona comunque si inginocchia o comunque si impone di fronte al sacerdote per confessare i peccati, ma è un rito che ha un inizio e una fine indefinita. Però all'interno di questo inizio e fine indefinita c'è tutto un mondo, ahimè, dove si nasconde gran parte del fenomeno criminale della pedofilia nel clero, perché il sacramento della confessione è sottoposto al segreto, appunto, confessionale. Tutto quello che accade in questo lasso di tempo piuttosto variabile
il bambino che si avvicina al sacerdote, il sacerdote gli dice va bene, allora vieni, raccontami, così dopo la fine della confessione, l'assoluzione, ma comunque lui deve ancora recitare le preghiere, bla bla bla, e tutto segreto, e tutto quello che succede in quel re non può essere rivelato a nessuno. E dietro appunto questa garanzia di segretezza i sacerdoti pedofili e i pedofili sacerdoti nella stragrande maggioranza dei casi agiscono sapendo che la faranno franca. Io lascio la parola a voi se volete iniziare a fare domande, oppure a Francesco se vuole rilanciare. Continuo con la faranno franca e pensavo parlassi tu del libro, cito Federico insieme a Manuela Rovera hanno scritto un libro che è uscito nello scorso novembre, dove sono anche io citato perché in qualche modo feci delle ricerche, o almeno mi capitarono delle cose strane dopo aver aperto la rete d'abuso, ovvero atti giudiziari molto semplicemente preti agli arresti domiciliari. All'epoca li trovavo domiciliati sempre in 5 strutture, in realtà quasi tutti in una, che era quella di Perugia, però avevamo notato 5 strutture sul territorio italiano dove i sacerdoti domiciliari finivano. E un bel giorno Federico ha preso in mano questi 5 posti, ne ha trovati, adesso ne abbiamo 21, 22, non ricordo, e si è scoperto la funzione di questi posti. Venivano presentati come case per sacerdoti in difficoltà, quindi anche in crisi spirituale, eccetera, eccetera. E in realtà invece abbiamo scoperto che tutti i sacerdoti, sia condannati che momentaneamente ai domiciliari, vengono convogliati in queste strutture che non sono strutture carcerarie, ma sono strutture normalissime dove si entra, si esce. Lui ha fatto l'indagine non prendendo pezzi su internet, ci è andato di persona, quindi ha visitato le strutture, ha intervistato e ha visto come sono composte. Ovvio, quello che dico è grave, no? Perché stiamo dicendo praticamente che c'è una sorta di accordo tra lo Stato e la Chiesa, dove i preti, anche quando vengono condannati, ad esempio Ruggero Conti, condannato, se non ricordo male, a 15 anni di carcere in via definitiva, la scorsa estate in una di queste strutture si è preso un taxi da Roma, se ne è venuto tranquillamente fino a Milano, quindi si comprende che aveva anche una quantità di soldi notevole, no? Perché un taxi da Roma a Milano non è che costa 50 o 100 euro. Questa è la sorveglianza di queste strutture, e la tesi appunto era che ci fosse questo accordo tra lo Stato e la Chiesa, e dove lo Stato chiudeva un occhio. In pratica i preti venivano condannati, voi, l'opinione pubblica, vedeva il prete condannato, poi non si sapeva dove finiva dappertutto meno che in carcere. E infatti Federico e Emanuela hanno avuto la scaltrezza anche di interpellare le carceri italiane per vedere un attimino quanto reggeva questa tesi, no? Perché effettivamente detto così è tutto abbastanza anomalo, e una volta appunto interpellate le carceri, risultano nelle carceri italiane 5 sacerdoti, di cui soltanto uno condannato per pedofilia. Diciamo che la tesi, purtroppo la prova del 9 c'è ed è abbastanza sostanziosa. Il problema è questa gestione adesso anche col nuovo motu proprio, questo va a inserirsi in questa gestione, perché è una gestione sulla quale lo Stato non ci mette naso. Il problema è che tante volte abbiamo sacerdoti, ad esempio ne abbiamo scoperto uno l'altro giorno, che da 15 anni, perché è arrivata una delle vittime, lavora in una di queste comunità, che è quella di Trento, ed è pedofilo, fa l'educatore dentro la struttura. Adesso siamo ancora in fase embrionale di indagine, però insomma stiamo raccogliendo un po' di dati, anche perché poi è difficile riuscire tante volte anche a sapere dove sono queste persone, ecco, perché ci siamo trovati dei casi come quello, ad esempio, di Don Silverio Mura, che è un sacerdote di Napoli, che dopo le denunce nel 2010-2011, diciamo che è scomparso dalla circolazione, l'abbiamo ritrovato
nel gennaio scorso a Montubeccaria, un paese del Pavese, si chiamava Saverio Aversano, non più Silverio Mura, continuava a fare i suoi comodi, il parroco non era stato informato ovviamente dei precedenti, era stato mandato dicendo è depresso, ha avuto un po' di problemi di depressione, te lo mandiamo un po', così il paese diciamo è abbastanza tranquillo e si rilassa. E invece questo signore per puro caso è stato riconosciuto da dei ragazzini attraverso una foto, una chat della scuola, e si è scoperto che appunto questo era il prete pedofilo nascosto. Tutto questo non solo impedisce la repressione, ma non consente nemmeno la prevenzione. Perché Assolutamente no, infatti abbiamo delle cifre che sono allucinanti, perché vediamo quelle dell'Australia, 6%, e non solo in Australia purtroppo, la percentuale è molto alta, lo stesso Zollner che anche lui dichiara una percentuale intorno al 6%. Se andiamo a vedere le altre categorie, la categoria più, cioè le percentuali sulla pedofilia si fanno in base ai settori, insegnanti, sacerdoti, eccetera, eccetera, e quella dei sacerdoti è la più alta. Le altre categorie arrivano intorno all'1,1, 1,2%. In più, nel caso dei sacerdoti, abbiamo appunto il dato meno preoccupante, forse la percentuale, il dato più preoccupante è quante vittime riescono a produrre, cioè il fatto che questi non vengano mai denunciati, vengano continuamente spostati, ovviamente favorisce moltissimo la reiterazione del reato, ecco. Sì, no, ecco, la questione della prevenzione è centrale, e forse mi riporta anche al discorso che volevo provare a fare all'inizio, ho preso un'altra strada, cioè, per poter prevenire un crimine del genere, insomma, è fondamentale sapere di che cosa si tratta. Cioè, e prima ha detto, fino al 1996 in Italia la violenza sulla donna, sul bambino, qualsiasi tipo di violenza diciamo di natura sessuale, perché poi di sessuale non c'è nulla trattandosi di violenza, era considerata un delitto contro la morale praticamente. E ahimè abbiamo riscontrato anche che diciamo, la legge è cambiata, ma questo tipo di mentalità è ancora purtroppo molto presente anche nei tribunali italiani. C'è la storia, la raccontiamo nel libro appunto in Giustizia Divina con Emanuela, la storia di Giada Vitale, che è un esempio, se ne andrà di leggerlo, ecco, per approfondire, non sto a perdere, cioè non sto a raccontarlo tutta, ma insomma l'idea che sia la vittima a provocare un adulto, o comunque esattamente, cioè come nella violenza sulle donne, che non può essere cercata, che come quella sui bambini. Questa ovviamente è un'idea, se mi posso permettere, assolutamente violentissima, che corrisponde anche ahimè, a quello che tra virgolette pensa il pedofilo. Perché il pedofilo cioè, la pedofilia è l'annullamento della realtà umana del bambino, cioè il pedofilo è convinto, ma perlomeno racconta, di aver risposto a una richiesta, ed è perché è patologica. Io chiaramente non sono un medico, riferisco quello che mi suona e che mi sono sentito raccontare da chi prevalentemente ha curato le vittime, perché i pedofili non pensano di essere dei malati di mente gravissimi, perché innanzitutto il bambino prepubere, essendo prepubere, per prima cosa anche dal punto di vista biologico non ha formato la sua identità sessuale, e se non c'è lo sviluppo degli organi genitali completo non ci può essere nemmeno lo sviluppo psichico, quindi la consapevolezza della propria identità sessuale. E il pedofilo attacca proprio questo, cerca di distruggere quello che lui ha perso, un'identità sessuale che poi è diciamo una specifica caratteristica umana, quella di da una certa età in poi sviluppare un'identità sessuale, che poi è quella che consente
tiene in rapporto le persone tra di loro, insomma, e così via. Quindi il pedofilo che ha perso questa capacità, questa possibilità di rapporto, si muove come un serial killer per impedire che un bambino la possa sviluppare a sua volta. E tutta questa estrema sintesi, forse detta anche male, appunto in alcuni ambiti giudiziari è totalmente ignorata. Ho citato il caso di Giada Vitale perché il giudice delle indagini preliminari che ha dovuto esaminare il suo caso, lei è stata abusata dai 13 ai 17 anni da un sacerdote di 55. E il giudice che ha preso in carico il suo caso ha ritenuto di non dover nemmeno consultare praticamente la cartella psichiatrica della ragazza. Però siccome lei in sede di denuncia aveva dichiarato al carabiniere pensavo di volergli bene, il GIP ha stabilito che lei era consenziente. Questo la dico proprio così. E possiamo dire che appunto in ambito di pedofilia non è raro, ce ne sono pochi di casi di questo tipo. Nel caso di violenza sulle donne, che poi nel caso di Giada coincide, cioè sono un doppio effetto, questa cosa dal mio punto di vista ha sotto un valore enorme, cioè un caso di studio per poter poi decifrare tutto quello che ruota intorno al mondo della pedofilia della Chiesa e a come, diceva Francesco, e come lo Stato si rapporta a questa cosa qui. Fondamentalmente noi cittadini italiani abbiamo un grosso problema che è il concordato. Lo dico, un'altra parola chiave era laicità. E all'interno del concordato, ora non voglio fare un comizio politico, ma all'interno del concordato c'è un articolo, che è l'articolo 4, che stabilisce che quando un ecclesiastico viene a conoscenza di un fatto, di un possibile reato, di qualunque tipo, o viene in possesso di documenti che potrebbero costituire fonte di prova, eccetera, eccetera, l'articolo 4 del concordato dice che non è tenuto ad informare la magistratura civile. Poco più in là, alcune righe più in là, ci sta scritto: il magistrato italiano, quando deve aprire un fascicolo nei confronti di un sacerdote che presumibilmente ha compiuto un reato di qualunque tipo, deve informare il superiore, cioè il vescovo, cioè quella persona che due righe sopra invece non è tenuta a informare il magistrato. Ora, questo è un vulnus, si dice così, che è stato portato dalla rete dell'abuso, da Francesco in particolare, appunto davanti al Comitato ONU per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, portando anche come fonte di prova il libro Giustizia Divina di cui stiamo parlando e tutta una serie di documenti, circa 500 pagine di documentazione, di fronte a degli interlocutori come in qualche modo esterrefatti, sì. E hanno messo nero su bianco cioè lo Stato italiano, hanno consigliato appunto allo Stato italiano, per fare prevenzione innanzitutto, cioè come uno dei punti cardine per poter iniziare a dare una mano in qualche modo anche allo Stato Vaticano ad affrontare questo fenomeno, eliminare questo passaggio del concordato, che non significa eliminare il concordato, ma significa sedersi a un tavolo, due persone adulte ragionevoli, e dire: ok, mi sa che dal momento che esiste questo problema di cui non si può più fare finta, allora noi due stati, questa cosa qui, cerchiamo di raggiungere il massimo della collaborazione possibile, tracciando una riga su questo articolo. Adesso in questo momento al momento pare che appunto il governo attuale, ma insomma ovviamente inizia ora, ma viene da anni bui lontani, al momento non c'è assolutamente risposta, e quindi su questo
io come giornalista e Francesco come rappresentante legale e come associazione che tutela i diritti delle vittime di sacerdoti pedofili, insomma, non smetterò mai di denunciarlo. Praticamente ci dicono i giornalisti non dovrebbero mai ritornare sulle cose che hanno già raccontato, invece andate a leggere i miei articoli sul settimanale Left, troverete sempre questa cosa qui, che l'articolo 4 del concordato è uno dei motivi per cui l'Italia è rimasto uno dei pochissimi paesi a forte tradizione cattolica che ancora non ha pensato di istituire una commissione a livello nazionale per indagare il fenomeno della pedofilia. C'è stata in Irlanda, c'è stata in Olanda, in Belgio, c'è stata in Brasile. Se non sbaglio, mi pare che nella Costituzione italiana c'è una postilla che prevede che argomenti correlati a eventuale cambio sul concordato non sono discutibili in una eventuale riforma della Costituzione, quindi il concordato deve rimanere così come non si deve toccare. Il concordato è un trattato Il concordato è modificabile, basta che le due parti. Prima sì, dicevo, però la battuta... Costituzione italiana si riferisce a quello che è nel nostro paese. No. Con una forte volontà politica si potrebbe modificare anche unilateralmente. Con una forte volontà politica, ovviamente. Hanno riformato praticamente tutto l'articolo quinto della Costituzione. Persino i comunisti hanno fatto concordati con la Chiesa, quindi sì, i socialisti. Chi altri? Sì, vabbè, sempre quella gente lì. Nell'85, però adesso oggigiorno abbiamo avuto esperienza di Verona. Sì. Che no, in speranze realtà si possono avere? no, che appunto la volontà politica che è, hanno partecipato è la lì, prima cosa. tutti li sappiamo il loro curricula, no? Certo. Però la volontà politica dipende anche dalla pressione dell'opinione pubblica, e l'opinione pubblica preme nel momento in cui, e qui altra cosa, è correttamente informata. Io ovviamente sarebbe inelegante parlare male dei colleghi, quindi, però comunque il discorso della percezione del fenomeno e allora quella cosa che ho raccontato io per primo, cioè ma com'è possibile che un sacerdote al quale viene affidato un bambino con la massima fiducia da parte dei genitori, con tutto quello che poi rappresenta dal punto di vista morale, perlomeno come si presentano loro, cioè i detentori dell'etica, della morale, compie un crimine di questo tipo e la notizia merita una breve nella cronaca locale. Quando lo fa, è successo a Milano, quando Don Inzoli commette tutto quello che ha commesso, perché il Corriere della Sera non apre con 7 colonne? Il fondatore del Banco Alimentare, il confessore del presidente della regione, ex presidente, ora è un po' in disgrazia pure lui, stanno nello stesso carcere. Un sacerdote che è presidente di un'associazione che si occupa di una casa famiglia. Com'è possibile che un caso del genere non finisca è possibile cioè una cosa del genere che contribuisce a formare una percezione errata, alterata del fenomeno. E poi non c'è mai un giornale o qualcuno che fa un'inchiesta complessiva, per cui sembrano tutti casi isolati, separati tra di loro, per cui vabbè, è successo lì, non è successo qui, invece no, ahimè. Il secondo che ho scritto è un libro intero dedicato al caso italiano, dall'Unità d'Italia fino al 2014, quando ho consegnato il libro. Dal punto di vista proprio della storia e della cronaca non c'è soluzione di continuità. La pedofilia nella Chiesa è sempre esistita sul nostro territorio. All'inizio del Novecento la reazione dell'opinione pubblica, che era informata, consisteva nel bruciare, cioè nel dare fuoco agli oratori, alle chiese dove accadevano cose di questo tipo. Poi si sono un po' calmati, ma insomma, perché c'era appunto, la reazione non può essere violenta, deve essere di altro livello, però comunque nel momento in cui il cittadino è informato rispetto a una cosa così grave e ha un'idea di quanto possa essere diffuso,
allora poi si fa pressione sul politico, il politico messo alle strette ne prende atto e inizia a ragionare su come riuscire a portare, che è difficile, il vescovo o il cardinale a ragionare su questa cosa. Tanto quello che diceva Federico sulla percezione è amplificato per l'ottimo lavoro che fa la stampa estera. E cosa succede? Voi da lettori aprite i giornali, all'estero trovate inchieste enormi, 30 atleti coinvolti qua e là. In Italia vi trovate, se vi va bene, l'articoletto, appunto come diceva Federico. Noi abbiamo fatto lavoro sul sito della Rete Labusa, abbiamo un sacco di articoli che non esistono più online o che non sono mai esistiti, perché ce li siamo andati a cercare negli archivi delle regioni. Insomma, tanta roba. Esce ad esempio un trucco della stampa italiana per far vedere che fa uscire la notizia, esce sulla carta e non esce online. La notizia sulla carta è più prestigiosa, ma domani non c'è più. Questo discorso, no? Quindi notizie che vengono date poi spariscono. Riguardo la prevenzione, prima e anche la connivenza che c'è proprio con lo Stato italiano e la Chiesa, c'è un particolare importante, l'introduzione della Carta di Lanzarote, che anche in Italia ha portato a produrre il famoso certificato antipedofilia. E qui abbiamo visto da parte del legislatore, dello Stato, insomma, una manovra piuttosto meschina, direi, perché i sacerdoti che appartengono alla categoria del volontariato sono esclusi da questo certificato, da esibire questo certificato. Il problema è che insieme ai sacerdoti hanno lasciato fuori l'intera categoria del volontariato, che è quella poi da sempre più a rischio, no? Perché è vero, ci sono anche gli insegnanti che abusano, ma vedete che i casi non sono proprio così tanti, ecco, quelli di abusi sessuali da parte dei credenti sono molti di più, no? Quindi ci siamo trovati anche con una serie di norme introdotte che in realtà sono farlocchi. Anche questa è stata un'altra delle lamentele portate a Ginevra, perché appunto questa in materia di prevenzione sarebbe molto utile esistesse anche per i sacerdoti questo certificato, perché impedisce di fatto che questi possano lavorare a contatto con i bambini, e invece questo certificato non c'è. Anche ci fosse, diciamo la verità, oggi applicarlo sarebbe difficile, perché siccome la Chiesa non denuncia la magistratura, il certificato lo fa la magistratura, e se non c'è la denuncia, se non previene la denuncia, ovviamente sul certificato non compare nulla, ecco. Quindi ci sarebbe, oltre che introdurlo per i sacerdoti, introdurre anche una serie di norme che obblighino molto semplicemente i vescovi a denunciare l'autorità civile del paese dove i crimini vengono commessi. Infatti noi attacchiamo la Chiesa sotto questo aspetto, perché a noi questa cosa la dice lunga, è una non volontà di denunciare gli abusi, perché il Papa avrebbe in mano la soluzione più semplice, invece di fare delle leggi come il motu proprio ne faccia una paginetta di roba che obblighi i vescovi a denunciare l'autorità civile. Avremo superato il problema dei parti lateranensi, avremo superato il problema dei vescovi che non ubbidiscono al Vaticano, che insabbiano, eccetera eccetera. E invece ci parliamo di queste situazioni. Qua a Milano è un caso che abbiamo seguito noi, quello dell'arcivescovo del Pino, di Don Mauro Galli, e adesso io non so cosa avete colto dai giornali su questa vicenda, che è stata abbastanza clamorosa. Questa vicenda ha un passaggio molto clamoroso, al di là che Delpini, senza farsi alcun problema, visto il fatto che non ha l'obbligo di denuncia, non si è preoccupato quando ha deposto davanti alla polizia giudiziaria, di ammettere tranquillamente che aveva nascosto il prete 2 volte, quando gli ha detto ma insomma si è reso conto, non mi ero accorto della gravità della situazione, no? Quindi se l'è cavata così. Ma Delpini è diventato arcivescovo di Milano quando il caso, che è del 2011, era già ben a conoscenza del Vaticano e anche del Papa, eppure
al di là di quello che il Papa diceva pubblicamente, riferendosi alla tolleranza zero, di fatto Delpini è diventato arcivescovo di una delle diocesi più grandi d'Europa, e lo è ancora, perché malgrado il fatto che adesso Don Galli, in primo grado, sia stato condannato a 6 anni e 4 mesi, Delpini resta lì ed è anche addirittura dentro la conferenza episcopale italiana, se non sbaglio. Io quando... Fare una domanda? No, volevo fare una precisazione. La Chiesa tace come tace la famiglia, perché il 90% delle violenze, abusi su donne e minori, quindi pedofilia, avviene nell'ambito della famiglia, ed è in parallelo Chiesa tace, famiglia tace, non vengono denunciati, ed è tra l'altro una vergogna se succede in famiglia, viene tutto coperto. Quindi è assolutamente parallelo, non ci dobbiamo stupire perché da una parte non denunciano e nemmeno dall'altra. È esattamente la stessa cosa, anzi vengono protetti anche in famiglia. Sì, c'è da dire che la Chiesa è ben organizzata, perché la Chiesa, le 21 strutture che ha trovato Federico sul territorio, ragazzi, la famiglia non ce le ha. E questa è la Chiesa, l'ha costruita apposta per nasconderci dentro questa gente, e la Chiesa ha tutta una struttura per spostare il colpevole, la famiglia no. Ma viene diciamo che nascosto, tutelato. Sì, ma è un'omertà diciamo diversa, perché a livello familiare è molto più limitata, nel senso è grave tanto quanto, perché gli sì, effetti deleteri sulle vittime sono altrettanto feroci, probabilmente anche sono terribili nei due casi. Sì, assolutamente. Sì, Viene rovinata la vita sia da una parte che dall'altra. Sì, io quando ho incominciato a leggere qualcosa in merito alla pedofilia, ovviamente anche prima che leggessi qualcosa avevo una repulsione, avendo in generale una repulsione verso i prepotenti, a maggior ragione verso la prepotenza che si esercita in maniere che rischiano di essere devastanti. Ma la cosa che mi ha stupito e mi ha anche formato è vedere che c'è un sistema potentissimo dietro, quello che veniva raccontato prima, che poi ovviamente si traduce in una cultura diffusa. La cultura, quella che viene chiamata adesso femminicidio, che c'è da tempo anche se prima non c'era il nome, adesso perlomeno a quella discussione facevamo, lo identificavamo anche come la reazione di un maschio fragile al fatto che le donne cominciano a superare, diciamo, un atteggiamento subordinato e reagiscono in questa maniera. Anche lì si esprime l'aspetto che è sessuale, nel senso che si utilizza l'occasione del sesso, magari si usano anche aspetti che c'entrano col sesso, ma in realtà è un rapporto di potere, è un rapporto di potere del prepotente su chi invece è più fragile. Nella pedofilia questo aspetto è moltiplicato e portato alle estreme conseguenze, infatti l'abuso mette in evidenza come avvenga nei confronti dei bambini e delle bambine, ma anche dei malati, diciamo in tutte le occasioni in cui disabili, in cui ci sono persone che sono in una condizione, c'è una asimmetria di potere tra chi esercita la pedofilia, diciamo l'abuso in genere, e chi lo subisce. Per studiare, quello che ho studiato io perlomeno, le poche letture che ho fatto, però mi hanno illuminato veramente sul fatto che è paradigmatico, mostra benissimo quali sono le strutture di potere, il lavoro che è stato fatto per consolidarle, per mantenerle, raffinatissimo anche, la costruzione di un consenso. Poi è ovvio che questo diventa senso comune e quindi anche le persone, vuol dire, che non esercitano il potere anche nella famiglia sono impregnate di questa cultura e
seguono, a volte copiano. Da parte del fenomeno c'è sempre stato, nelle campagne forse ancora più tempo fa, comunque era pensiamo diffuso. diciamo quelli che li chiamano i mostri del Circeo, ma insomma la banda di Izzo eccetera, quel numero di fascisti venivano da uno dei quartieri bene di Roma, ed è una cosa credo c'entri poco la povertà. Io sono d'accordo che sul fatto che dal punto di vista della vittima la violenza subita non è che ha dei gradi di differenza. Violenza subita da parte di un adulto di cui ci si fida. E la prima violenza, cioè quella più immediata, è proprio quella di distruggere quella che è proprio un aspetto un po' naturale, ecco, questo sì, dell'essere umano, che è la fiducia nei confronti dell'altro. Il bambino quando è neonato si attacca alla testa di una persona che non conosce, quella fiducia lì. Il pedofilo non ce l'ha più, l'ha persa e la deve distruggere, deve eliminare qualsiasi possibilità di questa cosa qui dal bambino che individua. Poi quel tipo di questo dal punto di vista proprio del criminale. La differenza tra la famiglia e l'istituzione chiesa secondo me invece è notevole, cioè nella famiglia, quindi nella società civile possono accadere cose del genere laddove c'è una mentalità patriarcale, la posso chiamare in questo modo, che ancora proprio resiste pervicacemente, quindi il maschio adulto comanda e il maschio adulto si sente in diritto di poter fare quello che vuole. I romani buttavano giù dalla rupe i bambini malformati, quest'idea del bambino che non è un essere umano finché non raggiunge l'età della ragione, come diceva Platone, lo dico male ma insomma la mia idea era questa, resiste ancora in tante realtà che possono essere dal punto di vista dell'estrazione sociale assolutamente diverse tra di loro, però che l'adulto, il maschio adulto sia il maschio razionale, cioè quello che rispetto alla donna e al bambino è considerato appunto la rappresentazione del potere, mettiamola così, perché la donna è irrazionale e ha un paio di ruoli nella società, questa è l'idea, e il bambino invece non è ancora niente perché deve ancora svilupparsi, per cui gli si può fare tutto quello che si vuole. C'è un proverbio, appunto nella ricerca per il primo libro, gran parte del tempo l'ho dedicato al Medioevo, perché poi lì c'è un passaggio fondamentale per quanto riguarda la Chiesa, che è 1556 se non sbaglio, nascita del Tribunale di Inquisizione, viene fondato il Tribunale di Inquisizione. Da quel momento, fino a quel momento, la pedofilia nella Chiesa addirittura faceva curriculum. 17 papi pedofili dal IV secolo fino al XVI secolo, poi con Lutero che inizia a rompere le scatole, Tribunale di Inquisizione, che il Prosperi nell'introduzione al libro che mi ha fatto l'onore di concedere, in pratica dice: la nascita del Tribunale di Inquisizione è finalizzata proprio a insabbiare i crimini di natura sessuale compiuti dai sacerdoti. Poi tutto quello che c'è nell'eresia c'è anche quello, ma l'idea di sottrarre alla conoscenza dell'opinione pubblica quella cosa lì, ma con l'opinione pubblica che sa benissimo che invece va in giro dei violentatori, è un esercizio di potere, perché praticamente è una cosa che terrorizza le persone, paralizza l'opinione pubblica, il fatto di sapere che ci sono in giro dei criminali e che l'istituzione li dovrebbe controllare, se li gestisce per conto suo e non si sa se li condanna e a che cosa li condanna, perché anche le sentenze di condanna, come nel XVI secolo, anche oggi, se la Congregazione per la Dottrina della Fede, cioè l'ex Sant'Uffizio, emette una sentenza, sono segrete, non possono essere divulgate.
adesso sta accadendo sempre di più che qualche vescovo coraggioso, invece, come è accaduto nel caso di Donizzoli, prende e dice no, questa cosa è troppo grave, io devo informare i parrocchiani di Donizzoli, che era anche parroco tra l'altro, che questo signore è stato ridotto allo stato laicale perché il nostro tribunale ha stabilito che ha compiuto degli atti impuri. Poi per loro sono atti impuri, ma comunque almeno tutto quindi l'istituzione Chiesa ha un ruolo fondamentale nella totale assenza di gestione, cioè totale nella diffusione della pedofilia nella Chiesa. La società invece laica, rispetto a quello che è la diffusione della pedofilia in famiglia, non posso dire che è meno responsabile rispetto a quello che è l'istituzione Chiesa, però lì è un fatto culturale che appunto ci sono ancora, come abbiamo visto a Verona, situazioni di politiche, culturali, eccetera, eccetera, che ancora stabiliscono un sistema sociale piramidale dove al vertice c'è l'uomo, l'adulto, che lui comanda e decide di vita e morte di tutti quelli che stanno sotto, c'è le donne e i bambini, insomma. Ma io mi trovo molto d'accordo con la signora quando diceva rispetto alla vittima che la vittima in famiglia, la vittima del prete comunque è un dramma che si porterà avanti per tutta la vita. La differenza, anzi forse in famiglia è ancora peggio perché la vittima in qualche modo ce l'ha in casa il carnefice. Però la cosa più grave secondo me rispetto non alla vittima ma al perpetrarsi di questo crimine è il fatto che un genitore, uno zio, un parente, quanti minori ha a disposizione? Figlio, nipote, 3, 2, 4 o comunque alla disponibilità di vittime inferiore. Non voglio minimizzare in nessun modo. No, ho capito. Un prete che non viene denunciato e che viene spostato, quanti minori ha a disposizione e di quanti minori... Ecco, questo è un po' vorrei capire, so perfettamente che non ci sono statistiche in Italia. No, ci sono due studi, c'è quello di Saip e quello di Griley mi pare. Saip è un ex frate americano, uno studioso, e è quello che abbiamo usato da fare le proiezioni, che ha usato il collega irlandese per fare le proiezioni. Secondo il rapporto di Saip, un sacerdote riesce a produrre mediamente 50 vittime nell'arco della sua vita, secondo Griley invece 200 vittime, e non è tanto un dato così fuori di testa quello di Griley, perché se ti ricordi nel caso americano, non ricordo più Padre Murphy, esattamente, lui fu, io confesso addirittura di aver abusato così tante vittime. Io vedo il prete che ha avuto di me ha vissuto in un paese dove abitavo io, era 5.000 abitanti, e gli altri paesi erano tutti paesini piccolini, a cui abbiamo contato una settantina di vittime, e quindi diciamo che in un ambito familiare questo è impensabile, non arrivi, cioè se arrivi, per carità, non che vada meglio, però se arrivi a 3-4 vittime già, anche perché poi si innestano altre dinamiche, anche quelle che se qualche vicino se ne accorge, se tu sei un civile ti denunciano, mentre se sei un prete, diciamo che abbiamo dentro di noi tutti bene o male il timore dell'istituzione Chiesa, che rappresenterà anche Dio, ma sappiamo che come istituzione non è mai stata molto, diciamo, civile, non ha mai trattato le persone come dice nel Vangelo, ecco, quantomeno. Non c'è denuncia comunque, né da una parte né dall'altra. No, sì, no, sì, sono molto poche. Non c'è denuncia. Sono assolutamente non c'è neanche proprio per il tipo di legame che molto spesso c'è tra i
genitori della vittima e l'abusatore, questo in ambito laico, diciamo così. Invece in ambito ecclesiastico c'è un altro problema, perché molto spesso succede che dal momento che la vittima è stata portata lì, è stata affidata all'educatore, e c'è da genitori che ovviamente se lo portano lì sono cattolici, comunque credenti e così via, succede quasi sempre che i genitori nel momento in cui hanno il sospetto o vengono a sapere qualcosa, raramente si rivolgono direttamente alla magistratura italiana, vanno prima dal vescovo, e questo contribuisce a far perdere tanto tempo, che molto spesso è fondamentale in termini di giustizia. È decisivo invece in termini di possibilità di restituire al bambino purtroppo la possibilità di in qualche modo di curarsi, perché comunque si subisce un trauma talmente grave che non tutti sono capaci di elaborarselo per conto proprio, trovare il modo di affrontare, insomma, no, la vita quotidiana dopo aver subito un trauma del genere. Per me, io non faccio fatica sia a concentrarmi sui numeri, questa però è la mia deformazione professionale. C'è una cosa che mi preme dire sempre, cioè che appunto la domanda che cos'è la pedofilia ed è l'annullamento della realtà umana del bambino, cioè il bambino non lo si vede per quello che diventa un oggetto, come qui diciamo, il link con la violenza sulle donne è esattamente stringente in tutti i sensi, e quindi come inanimato praticamente, cioè deve essere inanimato. Il pedofilo non sopporta la vitalità, quindi tutto quello lo deve distruggere, e spesso purtroppo ci riesce. Per far questo comunque si organizza la vita in funzione della caccia, per cui per quello lo troviamo, non è casuale che sia un allenatore di moto, un maestro elementare, o un sacerdote o un boy scout, sono queste le cose, perché va lì, sa che i bambini sono lì, quindi si organizza la vita in funzione della caccia. E il profilo criminale di un pedofilo è assolutamente equiparabile a quello di un serial killer, non si ferma finché qualcuno non lo mette in condizione di non nuocere, che non è la castrazione chimica, ma è sottrarlo privarlo della libertà di movimento. Privarlo della libertà di movimento è una cosa che la Chiesa nei secoli, dal XVI secolo in poi, non ha mai fatto. In particolare questa cosa non è stata fatta, anzi è stato appunto la prassi che era molto in voga di spostare il sacerdote non appena le voci cominciano a diventare troppo ingestibili, quindi vuol dire che la notizia sta per diventare dominio pubblico. Quello che è successo in tutto il mondo lo sappiamo ormai, lo hanno ammesso anche loro, dicendo caspita, abbiamo sbagliato strategia per affrontare questo fenomeno. Questo è stato il modo in cui c'è un comunicato ufficiale della sala stampa della Santa Sede del 2012 che dice esattamente questo. Siamo accorti che effettivamente quello di lasciare libertà di iniziativa al vescovo per gestire i singoli casi non è stata la strategia giusta. Ma ora può sembrare una missione di colpa, in realtà qual è il problema? Che alla fine le cose sono uscite fuori, quindi la strategia sbagliata era perché alla fine in quel modo non si riusciva a capire tutto quanto. Questo io sono autorizzato a leggere in questo modo, non perché c'era e non mi sbaglio, perché uscivano gli abusi, ci fossero abusi non era un problema. Ma il crimine che abbiamo citato del 62 rinnovava una carta identica del 1910,
appunto, 1910 erano gli anni in cui a Genova, a Varazze, in Toscana andavano a fuoco i cosi, come si chiama, i monasteri, le parrocchie, perché diceva come la Chiesa si presenta in un certo modo, e invece i bambini che finiscono a studiare con loro vengono tutti quanti violentati, la gente è stata più fortuna. Nel 62 l'hanno rinnovato, poi si è scoperto perché comunque dal secondo dopoguerra in poi c'è stata una strage di ragazzini in Irlanda, in Canada, negli Stati Uniti, in Brasile, in Sudafrica, in Africa subsahariana, in tutta l'Europa, dalla Germania fino al Portogallo, insomma, in Australia. Dovunque c'era un sacerdote, c'era una vittima. Questo documento nel 2001 è stato inasprito, cioè che diceva appena la scomunica, il vescovo che viene a conoscenza di un crimine eccetera eccetera deve valutare e poi informare, deve valutare se effettivamente è grave e poi informare la Santa Sede. Questo è il 62. Nel 2001 Giuseppe Ratzinger, che era il capo della Congregazione per la Dottrina della Fede, dice no, dovete in ogni caso riferire a noi, e quindi ancora più segreto, ancora più segreto. L'altra settimana il Papa rivoluzionario Francesco I, anche i chierici che ha detto è un'altra figura. Sì, comunque tutti sostanzialmente. Mentre prima era obbligo solo per i vescovi, adesso l'obbligo di riferire è anche per i sacerdoti, anche per i diaconi, perché perché? Perché c'è il rischio che un sacerdote può venire in mente di andare a denunciare al commissariato. D'altra parte significa anche che fino adesso era irrilevante che ci fosse la denuncia. L'importante è che il vescovo, cioè il sacerdote doveva riferire al vescovo e il vescovo doveva riferire alla Santa Sede. Ovviamente che rimane in ambito vaticano, non c'è l'obbligo di collaborare con la magistratura. Non c'è più neanche la proposta. Non c'è nemmeno più. Perché prima dicevano collaboriamo con la magistratura, adesso neanche più questo. Quando a febbraio ci hanno martellato di propaganda, perché io sono costretto a chiamarla in questo modo, per quel come si chiama? Summit internazionale contro la pedofilia, dove Francesco I ha convocato 196 vescovi, cioè i capi delle conferenze episcopali di tutto il mondo. Quindi nuova svolta nella lotta contro la pedofilia. Finalmente rimanerà un modo proprio dove finalmente sistemerà le cose. Come l'ha sistemate? Primo, un modo proprio dove l'obbligo di denuncia vale solo per i cittadini vaticani per le violenze che avvengono in territorio vaticano, cioè lo Stato Pontificio, 1 chilometro quadrato, 800 abitanti, tutti maschi, adulti, ci sono pochi sfortunatissimi bambini che sono i chierichetti del Papa e sono stati tutti quanti violentati, ci sono le prove, e poi nelle sedi diplomatiche. Ora, nelle sedi diplomatiche quali atti mai di pedofilia possono essere compiuti? Ci stanno i figli segreti dei diplomatici. Quanti bambini possono entrare dentro una sede diplomatica vaticana e per quale motivo dovrebbero entrare? Perché il problema non sta lì. Ora, questa può sembrare una battuta un po' cinica, ma insomma il problema è che la Chiesa e che il Vaticano e la Santa Sede devono questa triade di strane entità che si mischiano, si giocano, fanno il gioco delle tre carte, eccetera. Il problema non sta dentro il territorio vaticano,
sta dentro le sedi diplomatiche. Il problema non è il cittadino vaticano, il diplomatico con passaporto vaticano, ripeto, 800 persone. Il problema sono, per esempio in Irlanda, i 30.000 abusi certificati dalla commissione parlamentare di Dublino, certifica, cioè indaga e scopre 30.000 bambini abusati tra il 1946 e il 1996. 30.000 bambini in un paese come l'Irlanda è una cifra mostruosa. E il problema in Irlanda sono gli 800 sacerdoti che in quell'arco di tempo sono stati riconosciuti responsabili di abusi minori. 800 sacerdoti sulla popolazione ecclesiastica irlandese sono una cifra mostruosa. E il problema sono i 300 sacerdoti che negli Stati Uniti, in Pennsylvania, lo scorso anno sono stati indicati come responsabili di abusi su minori. 300 sacerdoti in un solo stato, che è la Pennsylvania, è una cifra mostruosa. Il problema è quando padre Hans Zollner, che è il consulente della famosissima commissione pontificia istituita da Bergoglio, di cui tantissimo si parla come altra svolta rivoluzionaria di questo pontefice, quando Zollner dice guardate Chiesa italiana, allora negli Stati Uniti dal 4 al 6% dei sacerdoti hanno compiuto abusi negli ultimi 50 anni. Chiesa italiana, non pensare che la situazione tua sia migliore, ti deve dare una mossa. Questa è stata una intervista che abbiamo fatto in tempo con Emanuela a mettere nel libro, che padre Zollner ha dato a fine agosto del 2018 alla SIR, che è l'agenzia dei vescovi, quindi era un messaggio preciso. Cioè, un componente di una commissione pontificia dice denuncia che nella Chiesa italiana c'è un problema grosso che è simile a quello della Chiesa statunitense. Apro una parentesi, negli Stati Uniti dal 2001 fino a dicembre scorso sono fallite 13 diocesi per dover pagare i risarcimenti miliardari a decine di migliaia di vittime. Zollner dice la Chiesa italiana non può continuare a fare finta di nulla, deve correre ai ripari. Questa intervista rilasciata dall'agenzia, ritorno al discorso di secondo voi è stata ripresa da qualche giornale italiano, è finita al TG1, è finita al TG2, è finita a Sky? No. Eppure Zollner ha fatto una denuncia gravissima dal mio punto di vista, e io Francesco lo sa, l'abbiamo messa nel libro sul Left, questa è l'ultima, faccio un po' di pubblicità davanti alla cinepresa, ma insomma, questo è il Left che abbiamo pubblicato a febbraio, quando c'è stato questo summit, e io dall'intervista di Zollner fino a febbraio abbiamo fatto 3 copertine sulla pedofilia, e poi ho scritto altre 3 o 4 articoli sulla cosa. In tutte le occasioni che ho avuto di scrivere io ho riportato l'intervista di Zollner, perché sperando, cioè ok, il Left ha un pubblico di nicchia, un settimanale di sinistra, per cui chiaramente siamo dei mangiapreti, queste robe così, ma riprendo l'agenzia dei vescovi, quindi cioè, la fonte quantomeno ufficiale non si è smosso, non si è alzato un sopracciglio. In mezzo c'è stato il giudizio, no, del governo italiano a Ginevra, dove comunque sono stati portati anche questi dati. Calma piatta. Ora scusate, non si fa politica, quindi non è un commento politico, ma abbiamo un vicepresidente del Consiglio, che è anche ministro degli interni, che ha emanato un decreto, si chiama decreto sicurezza. Ora, la sicurezza dei bambini non dovrebbe rientrare nelle priorità del nostro governo, e soprattutto del governo che fa una battaglia sulla sicurezza, che mi sembra di capire che sia ai primi posti del loro programma. A me ha colpito anche il discorso quello che è stato recepito dall'ONU e le raccomandazioni che ha fatto successive a quei 2 giorni in cui
venivano portate tutte le problematiche relative ai minori. Ecco, sul sito dell'ONU c'è tutto il report completo di tutte le raccomandazioni date all'Italia. Il garante dell'infanzia non ha riportato la parte della pedofilia. Allora, un garante, questo dovrebbe essere emblematico. Sì, no, tutta la parte sulla pedofilia del clero, perché c'è un intero capitolo che è appunto il report che ho fatto con l'associazione, al quale poi l'ONU ha risposto. La parte lì è sparita completamente dal sito del garante, ed è una parte importante, oltre che vera. Infatti la domanda da porsi, partendo dalle vittime, che sia in sacrestia che sia in famiglia, è questa è la conseguenza di una cultura patriarcale, di una simmetria di potere, per cui se uno non riconosce l'altro, lo riconosce su un piano infinitesimo rispetto alla propria figura, si sente in diritto, si costruisce, come spiegava bene Tulli prima, smonta la vittima, ma smonta anche le proprie resistenze morali, si convince che tutto sommato è giusto, si sta comportando opportunamente. Ecco, quindi c'è questa cultura che poi porta alla pedofilia, al femminicidio, eccetera, eccetera. La domanda però che dobbiamo porci è anche: ma come facciamo a smontare questa cultura? Perché la cultura è pur sempre il risultato di tante relazioni che si ripetono, formano degli schemi cognitivi comportamentali che si riproducono e che vanno avanti e che formano la società, no? Individui in quanto relazioni che costruiscono. Ecco, se noi non andiamo a vedere quali sono gli elementi di asimmetria che si riproducono ai vari livelli, nella Chiesa, nella società, nella politica, cioè io credo che ci sia un grappolo di concezioni che stanno abbastanza bene insieme, che si sostengono a vicenda, e un altro grappolo che va in un'altra direzione. Quello di Verona del convegno è un grappolo che va nella direzione del gerarchia, patriarcato, potere, adesso noi ci chiamiamo Arciate, quindi per noi anche credere in Dio c'entra in questo senso di dover avere un'autorità esterna e non l'autodeterminazione illuminista che gli illuministi dicono dobbiamo costruirci da soli il nostro destino, e lo si costruisce da soli con l'uguaglianza sia il rispetto, e quindi anche il rapporto per il bambino con la donna, per il maschio, viceversa, eccetera, eccetera, sono tutti elementi che possono portare a modificare la cultura. Cioè la battaglia culturale poi alla fine si fa mettendo insieme tutti questi piani. Il tema della pedofilia, il rete dell'abuso, il lavoro, le ricerche che ha fatto Tulli sono esemplari e interessantissime, perché lavorano in profondità sull'argomento specifico, ma riescono a mostrare anche tutti questi collegamenti tra i vari piani e i vari temi, perché alla fine chi subisce l'abuso cambia anche, però cambia anche poco. Il problema però è cosa facciamo noi per superare questa cultura, per cambiarla. Qui c'è una battaglia, una militanza laica per l'uguaglianza, per costruire appunto relazioni paritarie di rispetto per l'altro. Non se ne viene fuori. C'è una grande mancanza dello Stato anche, secondo me, perché proprio sugli abusi sessuali in genere, al di là dei minori o cosa, e no, ma parlo proprio delle pene. Purtroppo l'abuso sessuale, anche la violenza sulle donne, è una pena quasi depenalizzata, no? Nel senso che le condanne penali
oltre ad essere condanne, bisogna leggerle anche in un qualcosa di educativo, no? C'è sempre una pedagogia per la popolazione. Certo che se stupri una donna e ti danno 6 mesi di carcere con la condizionale, voglio dire, passa nell'immaginario collettivo che insomma sì, vabbè, ma una donna si può stuprare, tanto vedi, ti danno solo 6 mesi, dove sta il problema, no? È una cosa che si può fare, quindi manca questo passaggio, no? Che sarebbe importante, anche la pena esemplare sui reati gravi come questo. Invece purtroppo è lo stesso Stato, le stesse leggi quasi legittimano. Perché era considerato fino a pochissimo tempo fa reato contro la morale. Dobbiamo ricordarci certo. di questo. Certo, questo d'accordo. Reato però contro la morale. Dobbiamo metterci a passo un attimo. Per cui gli altri tutto paesi viene... forse. Infatti io sono d'accordo, nel senso che chiaramente la battaglia può essere solo di carattere culturale, quindi diciamo richiede, ahimè, evidentemente tanto tempo, cioè dal 96 comunque sono passati, quanti sono, 23 anni, potrebbero sembrare tanti, invece è evidente che avendo dietro quasi oltre 2000 anni di idea per cui appunto il ruolo della donna e del bambino nella società è irrilevante. Io prima ho parlato del Medioevo, trovai un proverbio che non me lo scorderò mai, c'era un proverbio durante l'Alto Medioevo che diceva che chi vede un bambino non vede nulla. Questa cosa per me è una chiave anche per capire che tipo di mentalità c'era dietro allora, ma quest'idea che si lega poi appunto al discorso che facevo prima, cioè finché non si entra nell'età della ragione non si è esseri umani. Poi la Chiesa, diciamo dal punto di vista religioso, l'identità umana la dà l'iter del battesimo, della comunione e dell'Ecclesia, quindi viene solamente dopo che hai superato queste prove, e quindi finché non c'è l'identità umana non sei un essere umano, e allora l'idea perversa malata del pedofilo è ok, non è un essere umano, quindi faccio quello che voglio, e senza correre a rischio. Al più compio un delitto contro la morale, violo il sesto comandamento contro Dio, no? Infatti la vittima, questo ce lo e qui appunto su questo abbiamo ragionato tantissimo anche con Francesco, lui non Francesco II. No, non voglio essere prossimo, per carità. E qui è anche uno dei motivi per cui poi non c'è, ecco, questo non l'abbiamo detto, perché non c'è collaborazione tra Chiesa e Stato. Perché l'idea di fondo è che essendo un delitto contro la morale, e questo Benedetto XVI non perde occasione di ricordarcelo, vuol dire che la persona che subisce la violenza non c'è nel discorso, è stata violata la morale, di fondo è stato violato appunto il sesto comandamento, ma dietro c'è, che cos'è? È un peccato, la violenza su una persona, questa è una violenza indicibile su una persona, invece sarebbe un'offesa a Dio. Quindi chi è la vittima? Addirittura nel caso in cui avvenga nell'ambito della confessione è un'offesa al sacramento, nemmeno ed è quindi da lì il soggetto al segreto pontificio, eccetera eccetera. Quindi sta qui una delle chiavi per arrivare a capire perché comunque alla fine il Vaticano non vuole collaborare, e non lo farà mai se, questo diciamo sempre, se prima non elimina il sesto comandamento, quindi non lo farà mai, perché è affare loro. Dice, come? Ha offeso Dio, quindi siamo noi che ce ne dobbiamo occupare. Ma l'offesa, e qui sta anche una perversione ulteriore, non la compie solo il sacerdote. Questa è l'idea micidiale.
è anche la vittima, tant'è che nel crimen sollicitationis, che è del 62, c'è scritto è la vittima che induce il sacerdote ma a commettere nel crimine c'è scritto che è un atto, è sempre colpa della vittima. Ma no, è il gradino più basso della gerarchia, la vittima è il peccatore, il sacerdote che si può sagrato. C'è scritto atto sessuale di un chierico con un minore di anni, adesso è 18, prima era 16. La cosa che purtroppo duole dire, sì, è cambiata nel 1996 il diritto penale riguarda, ma anche nel nostro codice penale c'è sta scritto atto sessuale con, cioè questo con dalla nostra è rimasto attaccato anche nella nostra norma, nel nostro codice. E quindi, ritornando all'inizio, la cultura sarà la battaglia culturale sarà quella che a un certo punto riuscirà a trasformare questo con in violenza non sessuale, perché pure sessuale è una parola fuorviante, che non c'è sessualità, è proprio la distruzione della sessualità. Violenza su un minore di anni 14, 12, 16, quello che è, contro, non contro. Cioè la partecipazione, dietro a quel con ci sta proprio l'idea ancora che la vittima, cioè c'è è il negazionismo che c'è, perdonatemi il paragone, ma nei confronti dell'Olocausto, cioè trasformano la vittima in responsabile. Se la sono cercata gli ebrei, quante volte l'abbiamo sentito, se la sono cercata i rom, sono loro che sono rom, i comunisti, i disabili, non so a che servono i disabili, vanno eliminati, se la sono cercata. La cosa brutta, chiudo, ma questa è una cosa che mi fa venire, scusate, non è molto giornalistico dirla in questo modo, ma proprio la pena è che questa cosa sta scritta anche nel catechismo che i bambini vanno a studiare per fare la comunione. Cioè l'idea che la violenza su un bambino o su una donna sia solo un delitto contro la morale sta nel capitolo dedicato alla lussuria. Un mio collega ci ha anche intitolato un libro in questo modo ed è certo non contribuisce a fare chiarezza sulla questione. Un atto di lussuria sarebbe la pedofilia nel catechismo, e nella lussuria ci rientra la zoofilia, l'atto omosessuale e il rapporto sessuale tra due adulti di sesso diverso al di fuori del matrimonio e senza fine di procreazione. Quindi proprio questa è la confusione che ha in testa, che crea poi soprattutto un mischiume di questo tipo, cioè mettere sullo stesso piano tutte queste cose qui. Oltretutto poi andarla a raccontare a dei bambini in formazione, cioè al bambino di mio nipote, poi mia sorella ci parlerò, ma insomma, che a 11 anni l'altra settimana ha fatto la comunione, gli sarà stata raccontata questa cosa qui. Poi ci penserà lo zio, insomma, a fare chiarezza, però al di là dello scherzo è un altro dei segnali per cui appunto ci sarà da laici, soprattutto da laici, perché poi comunque ci sono anche nel mondo cattolico chiaramente delle persone che invece hanno non solo buon senso, hanno mantenuto una sensibilità, un senso dell'umano profondo che poi li porta all'indignazione, e quindi saranno quelle persone che ci aiuteranno sempre di più a fare la battaglia per sovvertire, insomma, l'ordine di queste cose, perché di mezzo c'è l'incolumità della fascia più debole della popolazione, non solo italiana ma anche mondiale, perché il fenomeno purtroppo è di portata mondiale. Sì, non sto esagerando. Dopo la differenza unica però secondo me che all'estero bene o male ci sono degli interventi a contrasto, mentre in Italia veramente siamo totalmente abbandonati a noi stessi, lo Stato non esiste completamente, perché la norma nuova di Bergoglio
prima quando Federico parlava dei patti lateranensi ha detto a sto giro non li modificano più, perché quella norma ci si sposa alla perfezione, sicuramente non verranno modificati per un accordo tra le parti, perché il motu proprio di Bergoglio proprio con l'articolo 4 e con il protocollo addizionale ci va a nozze, sembrano fatte apposta, no? Però ora una bottata inventata di ottimismo, perché fino adesso ho detto cose, scusate, no, poi ecco, ci sono secondo me delle possibilità, ci sono, perché comunque noi abbiamo una Costituzione meravigliosa che ovviamente ha anche diciamo, questo articolo 7 che francamente costituisce uno zoccolo importante, duro, importante in senso negativo, e però stabilisce dei criteri di uguaglianza e di equità che prima o poi verranno portati sul peso della bilancia. Nel libro, ma poi lo dico perché è un avvocato che è tra l'altro l'avvocato che è andato a Ginevra con Francesco Zanardi, Mario Caligiuri, abbiamo studiato appunto questo caso di Giada e esce fuori in maniera proprio evidente come ci siano dei privilegi, cioè ci sono dei cittadini italiani che sono più cittadini degli altri e sono i sacerdoti che hanno compiuto dei crimini, cioè godono di tutta una serie veramente di privilegi e di benefici che nessuno di noi potrebbe mai sognarsi. Il fatto che esistano due giustizie in Italia proprio che vanno in parallelo, perché poi alla fine non ci sono tangenze, cioè quella ecclesiastica e quella italiana, fa sì che se appunto Giada Vitale va a denunciare al vescovo di aver subito una violenza da un uomo di 42 anni più grande di lei, e il vescovo le dice non ti preoccupare, ci penso io, poi lei scopre che questo signore invece appunto era stato spostato un paesino vicino e esercitava esattamente nello stesso modo di quando violentava questa ragazzina. Se Giada poi entra in un commissariato, il vescovo che fa? Fa partire l'inchiesta in fretta e furia nei confronti di quel sacerdote per istruire il processo penale ecclesiastico prima che lo faccia lo Stato italiano, perché in quel modo se la vittima ci casca avrà la possibilità di interrogarla di fronte al giudice ecclesiastico e di acquisire tutta una serie di informazioni che poi in sede penale italiana potrà utilizzare, gli darà un vantaggio che non sto qui a spiegare perché è abbastanza evidente, che utilizzerà comunque in sede processuale per difendere il sacerdote, sapendo già come la vittima ha reagito dal punto di vista psicologico e sapendo tutta una serie di cose che la vittima come testimone avrà raccontato al tribunale ecclesiastico. Ora, questa cosa qui perché l'ottimismo? Perché comunque il nostro amico e bravissimo avvocato Mario Caligiuri pensa, è convinto che possa avere dei profili di incostituzionalità, perché se si creano delle disparità di trattamento tra cittadini, lo vedevo. No, non ridi. Chiaramente se lo fa un singolo, cioè noi l'abbiamo visto, certamente tutti voi conoscerete la legge 40. Insomma, picchia e mena, prima un tribunale ha iniziato a presentare il profilo di incostituzionalità, poi l'ha fatto un altro, insomma alla fine, dopo 15 anni, quello che si diceva 15 anni fa, cioè che quella legge era incostituzionale in tutti i modi, alla fine è uscito fuori, è stato messo nero su bianco che cioè, creava dal punto di vista costituzionale delle violenze nei confronti della donna che appunto non era possibile accettare, e quindi la legge è stata quasi completamente smantellata. Chiaramente per quanto riguarda un rapporto diretto con la Chiesa la battaglia sarà più lunga, però ci sono dei passaggi entro cui, se non sarà il concordato, perché comunque serve la volontà politica, può essere la Costituzione attraverso dei giudici illuminati, ce ne sono, non sono tutti come quelli che hanno
assolto il sacerdote che ha violentato Giada dai 14 anni poi, perché l'hanno condannato questa è l'ultima cosa che ho visto zitto. Questo sacerdote è stato condannato per le violenze da 13 anni, che la ragazza ha subito tra i 13 e i 14 anni, ed è stato assolto per le violenze da un secondo dopo i 14 anni fino a 17. Praticamente alla mezzanotte tecnica del compimento del 14° anno di età è diventata la vittima donna consenziente. Quello che diceva Federico, comunque, ora pensate un attimino, io adesso è un mese che sono qua a Milano, per motivi miei tornerò a Savona lunedì mi metterò al lavoro sulla questione del nuovo motu proprio di Papa Francesco, no? Perché pensate un attimino, qui poi la gente generalmente non ci riflette, c'ha bocca, e questo motu proprio farà dei grossi danni, ma pensate bene cosa ha fatto nel motu proprio. In pratica Papa Francesco ha istituito presso le diocesi degli sportelli ai quali le vittime si possono rivolgere. Ora sembra cosa buona e giusta, e non è cosa buona e giusta. Voi pensate che la vittima sta andando a chiedere aiuto alla diocesi, cioè colei che difenderà il prete in un eventuale processo penale, no? Quindi pensate un po' alla vittima quali informazioni va a dare. Perché io la questione dei processi canonici che lui diceva prima, purtroppo tutti i cattolici ci abboccano come dei pesciolini, ce ne sono pochissimi che non l'hanno fatto, pochissimi, tutti ci hanno abboccato, e poi quando arrivano in associazione non arrivano prima della querela, arrivano quando ormai hanno già girato la chiesa per lungo e per largo, arrivando quasi in paradiso, tornando indietro e rendendo conto che l'unica spiaggia potrebbe essere l'associazione. Il problema è che arrivano con una situazione disastrosa, perché Giada Vitale, ad esempio, che lui citava, che gli hanno diviso il processo in due, ha voluto farlo il processo canonico, probabilmente su quelle informazioni, perché per carità ci sarà stato anche il pregiudizio del giudice sicuramente, no? Ma anche su quelle informazioni acquisite in quella sede, sicuramente la controparte, diciamo, ci è andata a nozze. Però ecco, c'è da dire, e questa credo sia poi una notizia di questi giorni, allora ecco, tutto questo accadeva nel 2016, non sbaglio. Giada? Sì, 2015-2016. Sì, 15-16. La scorsa settimana, se non sbaglio, la Cassazione ha ordinato la revisione del procedimento. No, è stato è stato condannato per i 13 anni, per il periodo dei 13 anni. Adesso la Cassazione ha detto no, bisogna andare a rivedere quello che è stato combinato in relazione all'assoluzione. Anche dopo, quella dei 14 anni in avanti, no? Quindi ecco, diciamo, sono segnali, è come se diciamo, l'encefalogramma non fosse piatto, cioè ci sono dei segni cioè la possibilità comunque di creare dei precedenti, delle norme da utilizzare per cominciare a contrastare questo appunto potere, perché qui stiamo proprio parlando di un sistema di potere che agisce con la complicità, la connivenza di un altro potere. Magari si tratta di due poteri che in questo momento non se la passano tanto bene, quindi in Italia succede questo, che si sostengono a vicenda. Insomma, quello che ha combinato Benedetto XVI non sono state cose lievi, e insomma, ha lasciato macerie quando ha fatto un passo di lato, e fin qui Bergoglio ha rattoppato Papa Francesco, insomma, come ha potuto, soprattutto dal punto di vista mediatico, ma insomma, poi all'atto pratico ha riformato ben poco. La curia, come l'ha trovata, anzi, se non ha perso pezzi in maniera anche piuttosto, parola forte, vergognosa, perché insomma il cardinale Pell, che lui ha messo a dirigere il super ministero dell'economia, il portatore della bandiera dell'operazione trasparenza, in questo momento sapete sta in Australia, è stato condannato per
per violenza su 2 bambini quando era un parroco nel suo paese, e lui doveva essere appunto ha mentito per circa 40 anni, e lui era stato delegato a Bergoglio invece a dirigere l'operazione trasparenza sulle finanze vaticane. Quindi immaginiamo quantomeno il fiuto che ha questo Papa nella scelta dei collaboratori, perché nel C9 i 9 cardinali appunto della Curia che dovevano aiutarlo nella riforma, di 9, 4 hanno grossi problemi per questioni legate alla pedofilia, tra responsabilità dirette, minori, e insabbiamenti consapevoli di casi gravissimi in Cile e in Sud America in particolare. Tutto questo sottolinea, per chi non avesse capito, l'importanza di un lavoro di inchiesta, di avere un'associazione come la Rete L'Abuso che denuncia puntualmente, e ci sono gli strumenti a partire dalla Costituzione per denunciare in modo efficace e cercare di cambiare. Io, che forse sono un po' meno ottimista di Tulli, però leggo anche gli atei devoti che scrivono su Repubblica, che tutte le settimane ci dicono quanto è importante avere un'autorità morale come Bergoglio. Questo, il lavoro che invece smonta le azioni concrete che vengono fatte per costruire una laicità dello Stato degna di questo nome, perché la teoria che si è diffusa a partire in particolare dagli anni 80 e che si è consolidata nei decenni successivi è che Habermas e altri è che siamo nell'epoca in cui l'idea di secolarizzazione che c'era prima non va più bene, adesso bisogna in qualche modo mettere sullo stesso piano le idee religiose e quelle laiche. La stessa scienza, si parla di scienze teologiche oggi, no? Che è un modo appunto per esercitare egemonia, si usano gli schemi del proprio campo e li si trasferiscono, si impongono sugli altri campi finché non viene permeata tutta la società, e a quel punto si ritorna alla cultura che tocca anche le famiglie, no? Nel senso che se certi schemi, certe idee si diffondono, quindi è preziosissimo fare il lavoro puntuale. Poi diciamo che ci manca anche qualche forza politica che sia in grado di mettere insieme battaglie puntuali e farle diventare una battaglia culturale generale. Questo, a mio parere, è il problema principale che abbiamo oggi. Purtroppo sì. Pensiamo che nel 2011 il presidente irlandese, che era il presidente del Consiglio, Enda Kenny, è entrato in Parlamento, ha convocato seduta comune al Parlamento irlandese per denunciare l'intromissione della Santa Sede nelle inchieste che il Parlamento aveva portato avanti, e conclude 3 inchieste, 95, 2010 e 2011, 2009 e 2010. 3 inchieste parlamentari, indagini parlamentari che si erano concluse con, appunto, prima ne ho citata una, 800 sacerdoti e 30.000 vittime, anche qui la proporzione, denunciato pubblicamente in Parlamento l'intromissione di uno Stato delle indagini di uno Stato straniero. Ora pensate, purtroppo, a una cosa del genere, non so chi è, dal ministro, presidente del Consiglio Conte, inimmaginabile una cosa del genere, ma quello che c'era prima, Gentiloni, inimmaginabile, prima Renzi, inimmaginabile, ora chi c'è, Monti, inimmaginabile. Quindi sì, dal punto di vista politico c'è un grosso problema. C'è anche dal punto di vista giornalistico, grandissimo. I giornalisti lavorano le parole
mio collega che definisce, intitola un libro per denunciare la pedofilia, lo intitola Lussuria, compie un grave errore secondo me, anche deontologico molto probabilmente, se lo accetta questo titolo, magari ecco, mettiamolo in questo modo. Poi c'è la scarsa formazione, la scarsa sensibilità dei giornalisti. Quando il Papa chiede perdono, come ha fatto Francesco Zanardi, come ha fatto Francesco I, da quando l'ha fatto 3 volte, Benedetto XVI altre 2, quando un Papa chiede perdono, se parla da capo di Stato, quella richiesta di perdono ha un valore, se parla da capo della Chiesa ce n'è un altro. I miei colleghi giornalisti questa distinzione non la fanno mai. Siccome comunque la richiesta di perdono è sempre da capo della Chiesa, ovviamente la logica dice: allora sta chiedendo perdono alle vittime, ma scusa, ma se considera la pedofilia un delitto contro la morale, cioè un'offesa a Dio, a chi sta chiedendo perdono? Sta chiedendo perdono a Dio. E poi quando un credente confessa qualcosa, cosa chiama la confessione? L'assoluzione. Se il Papa chiede perdono e quindi sta confessando un peccato compiuto dalla sua Chiesa, che sta facendo? Sta assolvendo la Chiesa da quel peccato. Se lo fa da capo di Stato, noi vediamo Francesco Zanardi che inizia a fare le capriole di gioia in tutti i modi, perché ovviamente sarebbe una missione di responsabilità che ha un tutt'altro valore, ed è una missione di responsabilità che non è impossibile fare. Il primo ministro canadese nel 1996 l'ha fatta questa missione di responsabilità riguardo al genocidio sui nativi canadesi, nel quale c'era anche la complicità della Chiesa. Tra il 1870 e il 1996 sono scomparsi letteralmente almeno 30.000 bambini nativi canadesi, anche molti dei loro genitori, perché qual era il punto? Venivano presi e stimpati dalle loro famiglie, portati nelle scuole cristiane, erano cattoliche, poi erano anche anglicane, così, e rieducati. Dovevano dimenticare la propria lingua, la propria religione da parte erano resettati completamente. Tanti si rifiutavano e finivano nelle fosse comuni. E dopo un'inchiesta che si è conclusa con l'accertamento di responsabilità, il primo ministro canadese si è assunto la responsabilità e ha risarcito, e questo è il punto, con fior di milioni i familiari, cioè i sopravvissuti e i familiari delle vittime. Il rappresentante dei nativi canadesi si è presentato nel 2010 da Benedetto XVI per chiedere una presa di posizione pubblica da parte della Chiesa di Roma. C'è un'ansa. La risposta di Benedetto XVI fu: sono rammaricato. Una parola molto in uso. Sono rammaricato. Ma chiaramente non poteva dire altro, perché quella non era un incontro cioè era un capo di Stato che era stato sollecitato a rispondere su questa cosa. Se avesse assunto la responsabilità, come aveva fatto invece il ministro canadese, invece avrebbe aperto la strada a tutta una serie di procedure civili, penali, legali, che significa risarcimenti su cose, eccetera, eccetera. Quindi risarcimento che c'è anche un valore pedagogico, culturale. Ma assolutamente, chiaramente, ritorniamo lì, chiaramente significa, che fa il primo ministro canadese? Dice: ok, fin qui lo Stato non ha tutelato, d'ora in poi le cose cambiano, quindi chiaramente cambia tutto, cioè nel senso anche di terrore, cioè scompare anche il terrore, perché ci si sente tutelati, ed è quello che questa è la cosa che poi chiedono le associazioni quando questa è l'unica cosa che raccontano i giornali italiani, quando un'associazione va con lo striscione in via della conciliazione, ma si limitano a raccontare
quello che sta succedendo senza chiedersi qual è il significato di quell'azione. Il significato è proprio questo, cioè chiedere allo Stato Vaticano di assumersi una responsabilità anche per rispetto dei credenti, dei fedeli, di chi invece questo rispetto le istituzioni non ce l'hanno, non solo delle vittime. Che sbaglio? No, assolutamente no. Ma io lo vedo visto anche in alcuni procedimenti dove sembra che abbiano rispetto anche per il prete, invece non hanno minimamente rispetto neanche per il prete, no? Poi magari lo pagano per il prete, lo fanno difendere da avvocati facoltosi, ma il punto è che dietro c'è il rischio del vescovo. Una volta tolto il rischio del vescovo, del prete non gliene frega poi più, diciamo, molto neanche a loro, ecco. Ecco, l'unico modo, quello a cui non si può rinunciare è parlarne, denunciarne dal mio punto di vista, scriverne dal suo punto di vista pure, perché poi Francesco veramente è diventato anche un giornalista, insomma, in tutti questi anni. No, davvero, il sito di Rete dell'Abuso che vi invito a saccheggiare, no, vi invito infatti la battuta, perché viene saccheggiato dai colleghi, poi non tutti citano la fonte e questo è un altro grosso problema che fa molto parte nel mondo del giornalismo italiano, però ecco, io ho anche fiducia nei confronti dell'opinione pubblica nel momento in cui sente, viene informata, ascolta, viene messa in condizione di recepire certe cose, poi si muove. Bisogna insistere, tanto ormai indietro non possiamo tornare. Uno spotlight italiano, non vorrebbe, perché sì. In Polonia hanno fatto il film sì. Interessante. In Italia ne abbiamo uno, ci sono anche io, ci sono i soldi del Provolo, è stato visto in 40 paesi del mondo meno che in Italia, ed è il film italiano, sì, si chiama La Preda, Silenzio nel nome di Dio, è la versione italiana, è stato, tra l'altro è stato fatto da una grossa produzione televisiva, Press TV, che è un'agenzia molto, molto conosciuta. Da dove si può scaricare questo film? Su YouTube lo trovi. Su YouTube La Preda, Silenzio nel nome di Dio. È un film del 2014, neanche vecchio, No, 2013-2014, forse l'aveva girato nel 2013, poi è uscito un annetto dopo. Mettere il link anche noi. Sì. Tra l'altro l'ho trovato anche in inglese, volendo, perché ha girato tutto il mondo, quindi l'italiano è stato fatto così riusciamo a diffonderlo, a far conoscere è abbastanza attuale, gli amici della rete sociale che frequentiamo, poi magari anche loro speriamo di riuscire a sensibilizzare quanti più possibile. Più si informa, più purtroppo quando arrivi davanti al cattolico completo c'è il muro. Secondo me, non so se mi posso permettere, non è tanto quello il problema è quella parte di opinione pubblica molto laica che c'è in Italia, insomma, ci sta, che di fronte a un problema di questo tipo purtroppo si volta dall'altra parte. Sono loro, cioè bisogna cominciare da lì. Io non faccio statistica, però Federico, sai, ho visto hai scritto questi libri, però per me quando non riesco a leggere cose del genere, per cui preferisco non comprarlo il tuo libro. Chiaramente per me non è il problema non si diventa ricchi facendo inchieste di questo tipo, insomma, questo è chiaro. Il problema è mi segnalano proprio una difficoltà, per cui ecco, dal mio punto di vista l'impegno qual è? Quello di trovare le parole giuste per
superare questa difficoltà, e questo forse sto dicendo una grande banalità, ma credo che riguardi tutta, cioè non è una cosa che riguarda solo la questione della pedofilia, però chiaramente diciamo, l'orrore, l'idea che possa capitare al figlio e così via, crea questa reazione paradossale, perché invece è proprio meglio saperle prima, conoscendo le cose che ci si comporta poi in modo da tutelare, insomma, difendere, quindi l'impegno, cioè, non si ben vengano incontri come questo, perché poi tra l'altro stiamo facendo anche un video, poi il video circola, trovare il modo di parlarne, modulare in base alla sensibilità della persona che si ha di fronte o del pubblico che si ha di fronte, e rendersi, ecco, Scusa, quando ricevi il libro, no? Hai detto non leggo questo libro perché mi fa paura, quello che potrei leggere, a che io dico guarda, in realtà nei miei libri io non racconto le storie, perché purtroppo sono tutte uguali, cioè anche qui è una cosa, cioè, il pedofilo non c'ha tanta fantasia, tutti i pedofili si assomigliano e agiscono tutti quanti con la stessa tecnica, quindi raccontata una volta, fatto un esempio, quindi dico guarda, in realtà non è che poi, cioè, io vado a scavare nella violenza, quella materiale, io cerco di raccontare come invece si può intercettare la violenza che c'è dentro, cioè cogliere la violenza che c'è dentro il pedofilo, cioè, tant'è che nelle scuole ci sono tantissimi ci sono tanti corsi di formazione per esempio per intercettare il disagio dell'alunno, o la possibilità che un bambino subisca violenza in famiglia, cioè gli insegnanti sono... Capire i segnali, perché ci sono dei segnali precisi che normalmente non vogliono essere visti. Esatto, invece dobbiamo riuscire a far capire a quante più persone possibile che questa sensibilità invece è fondamentale, è vitale, cioè serve a salvare la vita delle persone, quindi fa paura, a me fa più paura, mi fa molta paura chi dice ho paura, perché porca miseria, perché non vuole affrontare il problema. Invece purtroppo molto spontaneamente ci sono insegnanti che riescono a individuare gli indizi che poi possono consentire di scoprire, che sia in famiglia o in parrocchia, quello che succede. Però se non c'è e loro hanno anche l'obbligo di denuncia, essendo pubblici ufficiali nel loro veste di insegnanti, c'è l'articolo che li obbliga a denunciare se hanno sospetto, no? Però devono essere addestrati a riconoscere, certo, a cercare. Però se anche loro sono cattolici che preferiscono chiudersi gli occhi, forse il discorso che diceva, non serve essere cattolici per rimanere pietrificati di fronte a cose del genere, hanno la tendenza di difendere la loro comunità, quindi sì, fanno ci sono occhi certamente piccoli, anche, diciamo, vedono meno situazioni di questo tipo. No, guarda, a me non sembrava proprio. Sì, ma anche un generico atteggiamento del non prendersi delle rogne può portare allo stesso l'omertà. risultato. È molto in Italia. Sentendo un pezzetto, perché purtroppo mi sono perso l'inizio e confido quindi nella registrazione, mi sono tornati in mente dei dubbi che avevo da tempo, ai quali però in
realtà non mi sono mai curato di trovare una risposta precisa. Ad esempio, la questione di questa Giada, no? Per la quale il tribunale a un certo punto stabilisce che dai 14 anni in poi, come dice la legge, può dare il suo consenso, e quindi adesso non conosco il caso specifico, magari questo consenso è piuttosto dubbio, ma mi chiedevo, nel caso del sacerdote non scatta invece la soglia d'età dei 16 anni, che vale per i precettori, per gli educatori, per i genitori, cioè il fatto che i genitori in genere affidano il bambino al sacerdote pensandolo come una figura, un'autorità di riferimento, cioè non è come se la 14enne avesse frequentato un uomo adulto pensando di stringerci amicizia o magari un rapporto sentimentale. Voglio dire, non scatta automaticamente la soglia dei 16 anni? No, evidentemente no, perché nel caso suo è stato lui. Cioè come se fosse un amico che lei ha frequentato. È stato prosciolto dal GIP proprio, quindi il che non permette nemmeno di fare di fare appello. Ah, ok. Ah, perché certo non c'è stato neanche il primo grado di giudizio, ok, è stato archiviato praticamente. È stato archiviato. Okay. Sì. In questo modo, appunto, senza tener conto della relazione tecnica della psichiatra, che aveva invece riscontrato delle lesioni psichiche in Giada chiaramente legate alla violenza subita. Quindi il GIP lì si è sostituito anche al medico, e questa pure è una questione che prima o poi andrà affrontata, perché ognuno dovrebbe fare la sua professione, non so, la dico così, però un magistrato ha questo potere. Io non mi ero mai occupato di penale, quindi non sono nemmeno, attualmente non sono un esperto, però mi ha colpito molto, ecco. Anche per questo poi ci ho tenuto in tutti i modi a mettere nel libro, e in realtà questa storia poi ha aperto tutta una serie di questioni che speriamo possano essere prima o poi utilizzate per appunto come caso di specie, per presentare difetti di costituzionalità, o come si dice, perdonatemi il termine, non proprio meglio, di incostituzionalità. Anch'io sbaglio spesso. No, un altro dubbio che avevo è questo riguardante la scarsa magari attenzione che i giornalisti hanno su questo genere di fenomeni. Mi aveva detto una volta un amico, ma anche questo non so se è vero, che quelli che in genere vengono chiamati vaticanisti, cioè giornalisti specializzati nelle questioni della Chiesa eccetera, si chiamano così perché in genere sono accreditati presso il Vaticano, cioè quindi in genere sono loro stessi cattolici, e hanno avuto un riconoscimento, cioè ad esempio per andare a una conferenza stampa di un grosso prelato bisogna essere vaticanisti, quindi bisogna essere accreditati, cioè il Vaticano stesso ti deve riconoscere come una figura a te vicina, non so se è vero questo. Sì, ecco, affidabile, esatto, quindi un amicone, uno. C'è un caso c'è una selezione esatto, abbastanza famoso, che è quello dell'ex vaticanista, uno degli ex vaticanisti dell'Espresso, che è Sandro Magistri, che a un certo punto il Vaticano gli ha revocato il tesserino da vaticanista, perché aveva divulgato evidentemente un documento che non andava divulgato. La questione dei vaticanisti a me sta molto a cuore, penso anche a Francesco, perché è davvero particolare quello che succede in Italia. Io faccio un esempio: l'Unità ne aveva 16 vaticanisti negli anni in cui vendeva quando c'erano credo 200 giornalisti, insomma c'era, e il vaticanista sì, è quello che viene formato per raccontare quello che accade al di là delle mura, ma più che raccontare, io penso che ahimè non tutti, perché alcuni magari lo fanno fino in fondo il loro dovere di giornalisti, però molto spesso quello che raccontano i vaticanisti danno delle chiavi di lettura, ma sono chiavi di lettura che seguono dei criteri precisi. Dico in questo modo, io posso fare solo un esempio:
e l'unico esempio di similitudine che mi viene sono i giornalisti embedded che seguono nella guerra del Golfo i soldati italiani o quelli americani e poi raccontano una storia. Poi come è andata quella storia effettivamente uscirà fuori 15 anni dopo. E quindi quello che accade molto spesso invece purtroppo è che con tutto quello che la sala stampa vaticana divulga viene raccontato, viene riportato sulla stampa italiana senza filtro critico. Il modo proprio di cui abbiamo parlato fino a poco fa, proprio quello della settimana scorsa, è finito in apertura su Repubblica.it, che è il sito il secondo sito di informazione più frequentato in Italia. Modo proprio contro la pedofilia, nuova svolta di Papa Francesco. Poi si va a leggere l'articolo e la nuova svolta consisteva nel fatto che adesso anche i chierici e i diaconi devono denunciare, poi è scritto così, devono denunciare i reati, ma non c'è scritto a chi, per cui il lettore crede che dice, la svolta è finalmente vanno a denunciare, a collaborare con l'autorità italiana. No, nell'articolo c'è scritto ovviamente devono denunciare al proprio vescovo, che poi dal modo proprio precedente è obbligato a denunciare alla Santa Sede, quindi appunto senza filtro critico. Però passa una notizia, la notizia è corretta, ma l'opinione pubblica si fa un'idea che non percepisce il fenomeno in maniera alterata, e in questo i vaticanisti italiani hanno una responsabilità gigantesca, e sono molto diversi dai vaticanisti di tanti altri paesi, soprattutto anglosassoni. Ma poi c'era l'intervista a quell'altro prelato che ha spiegato che per la Chiesa l'autorità appunto ecclesiale deve denunciare anche allo Stato solo se lo Stato lo ritiene un obbligo. Ci mancherebbe, altrimenti fai un reato. Infatti in Francia il cardinale Ballarène, il cardinale di Lione, è stato condannato a 6 mesi perché in Francia c'è l'obbligo e lui non l'ha rispettato, è stato condannato per interferenza nelle indagini, che comunque è quello che faceva il presidente irlandese in Parlamento, cioè è un reato gravissimo. È un reato gravissimo perché di mezzo ci va l'incolumità di bambini, cioè questo va sempre. In Italia l'obbligo c'è solo per i pubblici ufficiali. Quindi per esempio forse l'insegnante pubblico ufficiale, il preside certamente sì. Tutte le persone che hanno funzioni pubbliche. Perfetto. Il vescovo non è uno, e quindi la conferenza episcopale italiana che da lunedì dovrà di nuovo informarci su come decide di affrontare la questione, nel 2014 nelle linee guida antipedofilia dice non c'è l'obbligo di denuncia perché la legge italiana non lo prevede. Va bene, ma non è che se tu ti dai l'obbligo di denunciare qualcuno ti mette in galera. Quindi, poi tra l'altro, sei la Chiesa, fai la Chiesa, falla fino a fondo, quantomeno sii coerente con quello che ci racconti. Ma la cosa micidiale, questo magari ve lo ricordate, ma quando un mio collega bravo è andato a chiedere a Bagnasco, che era il capo della conferenza episcopale, dice ma perché non vi siete, comunque l'obbligo ve lo potevate dare. Dice noi non ce lo siamo dato per tutelare la privacy delle vittime. Dice noi il lavoro che possiamo fare è convincere i genitori a denunciare, quindi i genitori vengano da noi, ci raccontano tutto, poi valutiamo e gli consigliamo cosa fare, e quindi se ci sono gli elementi per poter andare a denunciare la magistratura, noi ovviamente ci adoperiamo affinché questo accada. Che è una risposta non è un gesuita, mi sembra, è un gesuita Bagnasco, no, però comunque fa, insomma, fu fantastica come in senso negativo, perdonate l'enfasi, ma mi sarei un po' vergognato a dirla, sinceramente, invece non ha provato neanche vergogna, quindi diciamo che ha fatto però lì l'indagine anche antropologica ma è convinto di quello che dice o invece è lucido? Quindi se è convinto, allora ci rientra
discorso culturale di fede, quindi un po' di confusione così. Se è lucido, rientra in quel, diciamo, esercizio di potere, abilità politica che terrorizza l'opinione pubblica, la paralizza e dice non potete fare niente contro di noi. Cioè, perché tanto noi le diciamo così spudoratamente che è manifestazione di forza, di potere, contro di noi non c'è scampo, e invece c'è scampo. Un ultimo dubbio che volevo porre, non per monopolizzare la conversazione. Quando dicevamo dell'atteggiamento morale della Chiesa verso questi comportamenti, noi dicevamo per la Chiesa appunto violentare un bambino è uguale a, non so, praticare la zoofilia. Certo non potrebbe dire la zoofilia, magari un maltrattamento nei confronti degli animali, però forse è un po' più grave maltrattare i bambini. Ma o anche un rapporto fuori dal matrimonio. Esatto, io mi spingerei oltre. Per la Chiesa violentare un bambino è altrettanto grave che, non so, masturbarsi, giusto? È così. Esattamente. Cioè, è assurdo. Cioè, è un atto impuro. È un atto impuro, esatto. Quindi è rilevante il fatto che arrecchi danno un terzo, insomma. Assolutamente. Perché la vittima non è considerata. Non è complice. Il rapporto è tutto con Dio. Sì. Forse qui, proprio in ipotesi, il problema, lo scandalo qual è? Che insomma il bambino non può mica procreare, quindi Sì. Quindi non ha finalità procreativa. Cioè c'è una logica ferrea. Anche altri avevano una logica ferrea che però appunto si traduceva nello sterminio, quindi va scardinata, bisogna cercare di capire come si arriva a sposare quella logica per far sì che appunto non accada più. Quindi bisogna studiare, bisogna fare ricerca, bisogna sapere che cos'è la pedofilia, chi è il pedofilo, insomma una cosa bisogna raccontarla per quello che è, non bisogna aver paura di raccontarla, bisogna essere onesti e laici quando ci si rapporta col pubblico. Questo lo dico, è impegno personale, insomma civico anche, quando pubblico articoli o scrivo libri. Io ecco di questo è tanto però stasera che Giustizia Divina l'abbiamo scritto con Emanuela Provera. Lei è credente, lei è stata 18 anni dentro l'Opus Dei, ne è uscita nel migliore dei modi, nel senso che poi ha scritto un libro dove ha raccontato, cioè un autobiografico che ha denunciato cose che nessuno ha avuto il coraggio di scrivere, di raccontare, come lei. E è uscito fuori un libro assolutamente laico. L'oste ovviamente va molto bene il vino suo, però vi sfido a leggerlo, a trovare un passaggio morale, insomma. No, ecco, bisogna essere onesti. E forse qui chiudo, nel senso bisogna essere onesti perché di mezzo ci va la vita delle persone, dei bambini in particolare, cioè non c'è proprio, non c'è alternativa. Non so, abbiamo superato le 2 ore, se volete io resisto sicuramente, però dite voi cosa pensate di fare. Chiudiamo qua, nel senso che la discussione è stata interessantissima. Il successo di pubblico un po' meno, quello di critica senz'altro elevato, però avremo modo di diffondere. Siamo tutti indignati, ma non siamo preparati come voi altri in modo mirato, ecco. Però senz'altro condividiamo al 100% l'idea, lo spirito dell'incontro e tutto. Credo che sia prezioso il lavoro che è stato fatto dalla Rete Maluso, le ricerche fatte da Turri. Poi ognuno di noi deve dare il suo contributo per diffondere, collegare le idee, cercare appunto di
vedere anche le implicazioni che ci sono nei fatti specifici, perché bisogna andare in profondità su singoli casi, ma poi anche vedere i collegamenti con i problemi più generali, anche quelli politici, culturali, eccetera. Questo dipende da tutti noi, non avviene spontaneamente, se non c'è anche un impegno civile, una militanza da parte di ciascuno. Speriamo in una diffusione logaritmica attraverso le reti di... No, ma la diffusione è continua, ecco. C'è anche Francesco c'ha una congiuntaggine, non so chiamare in questo modo, una perseveranza, ecco. Ci sta. E ecco, non credete, la parte non sana delle istituzioni ecclesiastiche, l'azione di questo, diciamo, l'azione che fare dell'abuso, l'informazione, quella appunto onesta, la soffre tantissimo, perché basta una voce dissonante per comunque instillare il dubbio nelle persone. Cioè, ma come cazzo, la raccontata sempre in questo modo, però perché qualcuno la dice in un altro. Veramente io ho girato tutti i tribunali d'Italia, posso dire, per farmi processare per l'informazione, perché no. Non vorremmo ricominciare perché non c'è più posto. Assolta, però. Minacce al di fuori della, tra virgola, legalità, nel senso al di fuori della querela, considerando il lavoro che viene svolto. Per me mi sono trovato proiettili nella buca delle lettere, però penso che queste azioni siano di chi è innocuo alla fine. Mi ha preoccupato un po' di più 2 collaboratori, una suicidata nel letto di casa e l'altro morto in condizioni un po' anomale. Tutte le guerre fanno i loro morti, purtroppo. Però non ci fermiamo anche perché è scritta male, insomma, quello che si racconta, quello che si ricostruisce. E poi non siamo soli, però c'è un pubblico qui, ce ne sono altri che ci seguono, c'è il resto del mondo che invece questo problema lo ha affrontato con coscienza civile invidiabile. Quindi grazie. Grazie.